Buongiorno. Ciao ragazzi! Buongiorno a tutti, sono tornato. Siediti qua che prendo un'altra sedia intanto. Sono tornato. Benvenuti ragazzi al Best Local Mondo, ovviamente. Sono tornato. Sono tornato. Sei tornato, dai. Sono tornato. Come stai, Montre? Più o meno. Però ci siamo. Siamo stati un attimino assenti, ragazzi. Il Montresolini sta spadellando. Spadello. Allora, buonasera Gar. Che cazzo vuoi, Subcic? Tra 2 ore parte il mio volo e nell'attesa Montre in mio soccorso. Buonasera dottore. Buonasera a lei. Buonasera. Dottor Hugh, vai a fare in culo. Dottor Geladen, mica è tornato Geladen. Ci mancava da un po' Era che da un non po' che- scriveva, Ciao infatti- Geladen. Adesso lo bagniamo. No, dai, poverino, a me mi piace Geladen. Buonasera Machine. Buonasera a tutti, ragazzi. Serie di trasmissioni consecutive, più 450. Ah, dobbiamo già dire ai ragazzi che Li abbiamo tolti. Ragazzi, Li abbiamo tolti. Ecco Brock Lesnar qua. Abbiamo tolto i suoni, vaffanculo a tutti, cazzo. Li abbiamo tolti. Per il momento siamo Buonasera. un attimo in modalità revisione delle Ma no, ricompense. perché era insostenibile. No, è impossibile, non Cioè riusciamo io nessuno riesce a ragazzi, lavorare. io ho saltato il video su YouTube perché avevamo solo suoni. Montre streama male, io non riesco a fare i video e Inga non riesce a fare i video per YouTube. Era un casino. Per il momento potete spendere i soldi per evidenziare il vostro messaggio. Bello. Alla modica cifra di 500 cazzo. Io le leggo tutte. Questo è vero, non devi leggerle più ora. Non mi leggo più. Devi No, solo Zuramp. leggere quelli Ah no, non dovevo evidenziati. leggerlo, non leggo più solo niente. quelli evidenziati Non di leggo più viola. niente. Eccolo. Molto utile. Bravo Geladen. Però Geladen lo Che ti bagniamo. piglia per il culo. Perché mi piglia per il culo 10 minuti se ne sta No buono. ragazzi, ci stiamo lavorando. Vabbè, Geladen, allora perché devo bere perché non ho bevuto. Ecco, tieni. Io infatti ho preso acqua, niente bibite, ho bevuto. È vuota. Non so di chi sia. Allora, sti giorni non ci sono stato. Torneremo, non so se domani sera, già comunque da lunedì torniamo. Spero. E vediamo domani sera, vediamo un po' come mi sento. Ma Stasera- domani però è il 1 maggio. Domani è il 1 maggio. Non so. bisogna. Sono tutti a casa. Dipende se Ma tu riusciamo. cosa ne pensi? Se io ogni tanto sento delle persone che siccome domani è il 1 maggio non vogliono fare la spesa perché è il 1 maggio, no? Io domani vado al supermercato. Ma io dico, ci sta, ok che ti dispiace, no? Se vuoi. Però tanto non è che se tu non vai quello non va a lavorare, no? Va lo stesso. Poverino lui, però non è che ci puoi fare qualcosa. Un saluto a tutti i Ma connessi. allora io in realtà ho sempre lavorato. Io domani lavoro. Anch'io lavoro, ragazzi, bisogna lavorare. Non il Però partito è la IVA. festa dei lavoratori. Dei dipendenti. È quello così. Vabbè, ma ci sta, ma è giusto non lavorare. No, è certo che è giusto. Però è anche lì, Ci cioè sta, se una uno fa un festa. lavoro, quello è. Però perdi soldini magari, non lo so. Allora ragazzi, stasera Inga non gioca, Oggi giocherò non io. gioco. Tanto ragazzi, Io gioco. col mio mazzo inutile Gioco non capiamo un cazzo. gioco io perché mi devo distrarre un po', quindi stasera nerd dovevo streamare ma non avevo voglia. Ma a me fa piacere sempre streamare. Verrò a salutarvi come sempre, verrò a qua appena finisco il game. Certo, arrivo a certo. tutto. Però avevo bisogno un po' di staccare. Ci dai il commento tecnico quando Mi dai il finisce commento tecnico. game. Gioco panel. Panel? Gioco panel. Quindi è nel viola. È nel viola. È nel Anche viola. tu. E tu Brock giochi? Panel. Anche tu, beh, Grazie Panel. Machine, grazie. Machine ho messo che allora non vuole essere bannato. Machine Gun Kelly, tra Però l'altro, complimenti per la vittoria Monte, mi sta più per il culo, quindi lo devo bannare. No, perché lui già ha preventivato che tu vinci. Ah, va bene. È l'unico che forse crede in te, magari. Vabbè ragazzi, vi lascio comunque in buone mani. Ma no, è che allora, è che la vita è veramente difficile. Questo è vero. Questo E non lo possiamo quindi mettere in quando dubbio, succedono purtroppo. alcune cose è un po' così, Cosa ci dobbiamo fare? Non gioco più i cani. Ho deciso che i cani non vanno più giocati. Sono troppo forti per giocare, Quindi li bisogna ho nerfarsi, tolti. ragazzi. Oggi li ho tolti. Oggi sto giocando 2 Frankie Sì, il grande Frank. e 2 Low. Anch'io. Low. Low ST10, quelli che fanno scartare 2. Minchia, quello mi piacciono quei tempi. 2. no? Ah, e gioco stasera, grazie a Dio fa che ha droppato. Grazie, Edo. Grazie Vabbè, Edo in qualche che modo giocavi, se no ti facevo giocare io. Brock gioca, questo è sempre il Guarda fare. che fighi sti capelli lunghi così che ti sono venuti, eh? Ma Rock ce l'ha da rockstar. Sì, è vero, sembra un po' Oasis. Posso dire una cosa? Sì, Ho P15 ma ha già rotto il cazzo. manca a me in realtà. Mi ha Se bisogna tornare a Magic. un po'. Cosa? Non è. Allora, i game sono troppo lunghi e sono già scritti molti. È sempre un po' il solito che se becchi matchup brutto, boh, sei cagato. E quindi è un po'. Quello mi dà fastidio. Non mi dà emozioni. Buonasera, fra tu. Poi magari sono scarso io, però.
Sto giocando Penel contro Nami e mi ha un po' rotto il cazzo. Ma è vero o no che alla fine se il matchup è brutto... No, Ogni giochi. partita la vince. Però io dico, secondo me, adesso Nami è il matchup brutto di Enel, no? Sì, però- Secondo me, se io diamo il mazzo a mia mamma di Nami uguale. e gioca contro di te ti batte qualche volta. Se schiappa, sì. Vedi, c'è un po' greve sta cosa. Giocheremo a Roger a P16. Guarda, stasera ragazzi vi rispondo su P16, talmente mi ha annoiato a P15. Ah, P16 secondo me torna Ace. Beh, Ace per forza che torna. Teach ve lo dico qua. C'è Bait. nero giallo? Ma Teach poi bait. cos'è che c'era anche già? C'è Teach Luffy, bait. Yamato, Blue Verde. Luffy, sì. Ma c'era anche quello lì dei... Sengoku. Ah, Sengoku, esatto. Teach bait. Devo farla pipì. Pippi. Mi sento veramente stanco oggi. Io sono così, molto triste. Che devi fare? Molto triste. Mazzo Penel. E iniziano tutti i reggi adesso. Io non mi qualifico, ragazzi. Ma si sei iscritto a qualche regionals? Sì, sono a tutti. A tutti? No, Varsavia. ST Trento, Dino. Io ma se non mi fossi piace, un pro però- player come te, giocherei Lucy. Bel mazzo, Lus. Sa cacare. Io vi dico una cosa, Ace potrebbe tornare. Ah sì? A Barça potrei far la E pazzia. invece cosa ne pensi del compartimento verde che ho visto che sta andando abbastanza Sono carino? dei buy. Dei buy. Il verde è un buy. Perché? Perché non vince da niente. Quella Ma lista come non di vince? Enel, Tipo Mihawk, no? Beh, ma Mihawk perde da Enel, ma da tutti gli altri no. Mihawk, ragazzi. Se tu vai a un torneo e giochi Mihawk. Ma poverini ragazzi, magari c'è qualche nostalgico che vuole giocare comunque mazzi vecchi. Nostalgico? No, non in quel senso, no. Cioè, quelli che. No, Quando che c'era lui. saltavano. No, Quando no. c'era lui, la race andava dritta. Ma no, dico ragazzi come noi che hanno iniziato dopo 1 magari, sì, no? Sì. Un saluto a tutti i neofiti e anche tutti alle vecchie leve soprattutto. Ma all'arembaggio come l'abbiamo scritto? All'arembaggio. Io ho cliccato quello che c'era. Ma chi è il coglione che ha scritto così arembaggio? Ma sono stato io. Porco il demonio. Ma tu non sai cosa ho fatto una volta. Non con te, peggio. Cosa hai fatto? Che una volta. Niente, stavo lavorando per un altro ragazzo che saluto. Non hai fatto vedere, mi sa. No, non lo so, praticamente devo scrivere un calendario con dei giorni, no? Sì. Allora ho scritto lunedì, martedì, Sì. mercoledì, giovedì. Dopo 7 mesi uno legge, perché io poi usavo sempre lo stesso, no? E legge merdoledì. Ti ricordi Carmin? Merdoledì. Bei tempi. Bei tempi, Bei tempi ragazzi. Merdoledì bello. C'è il dottor Gilbach, buonasera. Ma come mai è in live e non sta venendo a giocare, Gilbach? Voleva stare spaparanzato. Devo bere, ragazzi, devo anche Bene, pisciare. pisciare tutto. Arrivo, fate voi, parlate, devo pisciare. Parliamo, Brock. Allora, oggi finalmente giocherai anche tu. È da un po' che non stiamo più giocando. Sono contento di vedere almeno voi ragazzi, perché io sono ormai in pensione. Ho giocato un paio di tornei l'altra volta, ma faccio veramente caccare il cazzo. Mi spiegate la storia della polpetta? Credo Diciamo quello tuo, che siamo andati un po' troppo lunghi oggi. Davvero? La mia? polpetta sarà. Ma dici che parli... Ma veramente? Maestro Innavoig? Grazie, maestro sì. Raul. La mia polpetta, la storia della mia polpetta, niente, è che sto cercando di avere una identità, Nuova. un personal branding. Sto sta. cercando di fare le cose fatte bene nel mio piccolo, nel mio mondo, però è una cosa mia e basta, diciamo. E quindi mi sono inventato il personaggio, quindi sta, è polpetta. c'è una mascotte. Polpetta rosa. Sì, l'ho visto. E niente, se questa era la domanda. Sono emozionato. Polpetta su questo. Jackson. Si chiama... ma quello l'ho tolto, ragazzi, l'ho tolto quello. Ah, l'hai tolto? Io l'ho visto Mi ieri. faceva schifo. Devo fare di meglio. Molto bene, ragazzi. Io ho 14 anni e gioco a One Piece da OP5. Ho giocato molti mazzi, ma Luffy RG è il migliore. Vabbè, non è malaccio Luffy RG comunque. Grazie. Allora ragazzi, sono appena arrivati i primi turni dell'evento. Brock, vai pure. Quello è un tappetino. Sì. Tieni, usa pure il mio. Grazie. Porterà fortuna, spero. Speriamo. Allora, ragazzi, fatemi accomodare. Aiuto. Allora, ragazzi, eccoci qua. Grazie mille, maestro Inna. Sono molto contento, sono anche emozionato che tu mi abbia fatto addirittura questa domanda. Ti ringrazio di cuore. Comunque, ragazzi, allora. Un abbonato, maestro Rebel B. Tutto bene, grazie di cuore.
Come stai te? Tutto bene? Allora ragazzi, fatemi allontanare il microfono che io ho una voce squillante in modo incredibile. Comunque, sono appena stati annunciati i primi turni qui al Best Local Mondo OP15, ragazzi, non mi ricordo più in che puntata siamo, ho perso il conto. E come primo turno, se ho capito bene dalla regia, giocherà il Montresolini Paparini. Com'è Carmins, tutto bene? Fra 5 minuti vengo, dopo quanto sigaretta? Sì, tranquillo, era solo per salutarti. Sugli streaming? Sei in streaming, Montre? Vado a giocare, ragazzi, Dottor Ravel di Persona Monte prodotti a guida Tsunami Blu giallo, il miglior quindicino mai spesi. Rimok puoi andare a fare in culo adesso. Ah, ragazzi, io ve lo dico. Ve lo dico. Io non sono informissimo. Oggi non sono nell'umore di essere un vero uomo. Ok. Perché ho mio nonnino che sta male e quindi sono un po' così. Ma in ogni caso, Sì? io vi banno tutti. E Rimok è il primo ad essere bannato. Bello, mi piace Bannalo questa... tu, voglio che tu io? inizi a imparare un pochettino a bannare. Allora, Rimok, Clicchi sopra il nome. mi dispiace, Questo- ma suca la merda. 10 minuti. 10. L'abbiamo fatto? 10. Perfetto, torniamo indietro. Ok. Ciao Rimok, ok? Vaffanculo al Rimok. Ovviamente giocare. invece io sono per la parità, per non banniamo nessuno, ragazzi. E ora andate a vedere, vedrete un game di fuoco. Possiamo insultare Montre se sbaglia? Certo, ragazzi, certo, assolutamente sì. Assolutamente sì, ragazzi. Potete insultarlo, anzi dovete insultarlo. Non ce n'è. Allora, iniziamo un attimino a settappare la mia postazione bibuxiana per la live. Allora, ottimo ragazzuoli. Innanzitutto vi auguro una buona visione a tutti quelli che si sono connessi adesso. Siamo al primo turno del Best Local Mondo. Oggi vediamo come prima cosa Montresolini Paparini, quindi andiamo anche a cambiarci il nome dei player. Ok. E siamo contro... Non ne ho la minima idea. Contro chi è? Vado a vedere un attimo, ragazzi. Contro chi è, Montra? Aiuto! Eccoci, ragazzi. Aia. Madonna, non ci sto, ragazzi, sono immenso. Allora, Montresolini Paparini contro Daniele Sheba. Oh cavolo. Ok, perfetto. Ok. Ok ragazzi, ma questo perché è così piccolo? Oh. Alright. Scusatemi. Ok, molto bene ragazzi. Ora ci siamo ufficialmente. Allora, innanzitutto, maestro Dino, sto molto bene, ti ringrazio. Siamo qua a fare le veci della Montre Corporation. Siamo qui tutti riuniti. I Brock e il Montresolini stanno partecipando all'evento, al torneo del Best Local Mondo. Fabio, fammi un acuto che ho bisogno di energia per andare a lavorare. Maestro Paolo, purtroppo il Montre non c'è. Io non faccio un acuto, ma ti faccio un bel fiua! Vai! Allora, dottor, io e lei ci vedremo a Lucca, ma lei non lo sa. Il maestro Karasu sale con me in macchina. Oh, maestro Machine Gun Kelly, Machine Gun School Kelly, ti ringrazio di cuore di questa incredibile di questo incredibile invito. Vediamo un po', speriamo, cazzo. Sarebbe molto molto bello. Non so ancora se vengo a Lucca, ma cerco di venire. Quindi mi farebbe molto piacere. E salutiamo ragazzi anche il maestro Karasu dall'oltretomba. Lo salutiamo, che è il ragazzo, l'illustratore che ha fatto l'illustrazione insieme a me di Nico Robin. Ragazzi, la trovate sul profilo di Montresolini Paparini e anche ovviamente sul suo profilo. E tra l'altro, lo dico perché magari qualcuno se l'è perso, che l'abbiamo detto una settimana fa, abbiamo mandato in stampa i tappetini, ragazzi. Quindi ci saranno dei playmat dedicati all'illustrazione che abbiamo fatto insieme al maestro Karasu, che è stato fortissimo. E lo ringrazio ancora tantissimo di aver accettato la collaborazione con noi.
E niente, li abbiamo mandati in stampa, quindi se qualcuno di voi fosse interessato rimanga connesso, perché questione di settimane, qualche settimana, non so bene, ma poi saranno in vendita, disponibili sul sito Mans Very Wellington. Allora andiamo a vedere un po' la partita anche. Qua abbiamo un matchup, direi... Oh, ma non è Lushi quella non è Lushi, è Ace, Ace Gentile. Quindi abbiamo un matchup che non saprei neanche come descrivere, posso dire solamente che il Montresolini Paparini, sai, è uno dei massimi esponenti qua di Ace Gentile, quindi sarà sicuramente un esperto di questo matchup, saprà come contrastare questo incredibile mazzo che ha dominato il meta di OP14, quindi veramente un'ottima situazione per il Montresolini, speriamo per lui, dai, su, dai, fagli vedere. Ne approfitto ragazzi per farmi 2 pipette qua. Fiua. Nel frattempo ragazzi, buona sega papà, buona sega. In forma, oggi Machine, puoi dirlo forte cazzo, il Montresolini in forma, cavolo. Non ce n'è per nessuno qua, con tutte le bustine disegnate che non si capisce un cazzo. Molto bene, tra l'altro abbiamo fatte noi per forza, quindi ci insultiamo da soli. Comunque ragazzi, nel frattempo che ci gustiamo questo primo incredibile turno del Best Local Mondo, dove ancora qua i ragazzi si stanno setappando, perché ormai questo giochino qua è diventato un po' così, un setup, no? Tutti setup, io mi setappo e poi vediamo chi ce l'ha più lungo, no? Non è molto, come dire, un gioco di risposte, un meta di risposte, ma è più, diciamo, chi ce l'ha più lungo vince, no? Quindi noi mentre ci gustiamo il setup dei ragazzi, vi faccio questa incredibile domanda. Domani c'è il torneo di Varsavia, non domani scusate, questo weekend c'è Varsavia ragazzi. Quanti player ci sono? Non lo so ancora, maestro Inna, appena viene il Carmins con il meta te lo saprò dire, quindi tra poco comunque, e vi lo dirò a breve. Comunque ragazzi, quindi questo weekend c'è Varsavia, no? Qualcuno di voi ci va? Punto di domanda. E poi fatemi sapere ragazzi, ma anche chi non va a Varsavia, alla fine qual è la vostra nuova casa, il nostro nuovo deck che state utilizzando in questo momento? Qual è il mazzo che avete scelto per questo meta ormai? Che adesso possiamo dire che si è anche un po' inoltrato, siamo nella situazione della mediana. Oh, grazie mille. Eccolo qua ragazzi. 47 cappati, 47 cappati sono i giocatori di questo incredibile evento Best Local Mondo P15 Eldraine Anderax Very Wellington. Quindi ottimo lavoro. Finalmente si ricomincia a ripopolare. Cazzo. Molto bene, sono contento. Questo è un buon segno. Comunque, qualche giocatore di RG forte stasera. Guarda, maestro, solo per te, maestro Merwem, posso dirti che ce n'è così forte, ragazzi, che non c'è neanche un Luffy RG stasera. Mi dispiace, ragazzi, ma purtroppo non so come mai, ma il verde ce n'è poco, ce n'è, adesso lo leggiamo. Andiamocelo a leggere, ragazzi. Adesso lo leggo ad alta voce così per commentarlo insieme il meta, poi lo scriviamo anche tra i messaggi fissati. Brocco, perché i mazzi meta mi fanno schifo. Ci può stare, maestro. Ho perso il nome. Comunque ci può stare. Ah, maestro Erch, questo è vero. Allora ragazzi, andiamo a leggerci il meta di oggi. 47 player. Abbiamo la bellezza di mazzo più giocato, Nami giallo blu. Very very nice. Nami giallo blu ragazzi. Poi abbiamo con 11 copie, Nami giallo blu, non so se ho detto il numero. Poi 9 copie per Lucy. Ok. Poi 6 copie per Luffy Campana, ragazzi. Luffy Campana. Incredibile mazzo dell'Enderen Anderax. Colpo di scena, ragazzi. 6 copie di Ace. Mi sono perso qualcosa? Perché solitamente c'erano 2 stronzi che lo giocavano. Con tutto il rispetto, anzi qualcuno ha anche fatto top 4 nelle scorse puntate. Comunque, un saluto a tutti i giocatori di Ace. Poi 4 Enel viola, ovviamente, ragazzi. 3 Miok.
E poi ragazzi abbiamo in doppia copia Crocodile, VB e Roger. I mono stronzi sono Enel Giallo e Teach. Quindi ragazzi questo è il meta di oggi. Buonasera a tutti, maestro Escanor, buonasera. Torino non è un gran fan di Enel, effettivamente non so come mai, ma la gente diciamo che sta preferendo il giallo. Ma perché qua la gente pensa sempre molto di più a counterare che a essere il cioè che a essere il mazzo da counterare. Forse tolto i ragazzi che giocano Nami, perché effettivamente Nami è un po' un mazzo da counterare, no? O forse in realtà lo portano molti perché non vogliono avere rotture di coglioni da Enel Viola. Non lo so, però molte persone solitamente fanno il ragionamento: cosa devo prendere per battere quel mazzo? Non vogliono essere il mazzo da battere. È un po' una mentalità che abbiamo qua. Comunque, bravo Edo, molto bene. Dottor Ring, ora che abbiamo i punti, perché non create le bet per ogni game? Allora, maestro Geladen, in realtà le bet le stavano creando la scorsa edizione. Io adesso non mi ricordo come si fa, cioè in realtà non lo so. Quindi appena torna qualcuno, appena torna Montre, me lo faccio dire. E possiamo anche farle. In realtà adesso rispetto alle scorse puntate, ragazzi, rispetto alla scorsa settimana, abbiamo per il momento tolto i suoni riscattabili con i punti, perché era impossibile lavorare, ragazzi. Siete troppo forti, cazzo. Era molto casinista la situazione, quindi non sono riuscito per esempio a pubblicare un video. Brock ha dovuto cancellare molti materiali, diciamo, perché non c'era lo spazio per creare un po' di contenuto. Quindi ragazzi abbiamo un attimo dovuto stoppare. Per il momento potete evidenziare il messaggio che, vabbè, fatemici pensare, ci stiamo pensando. Però a breve cercheremo di trovare delle nuove ricompense, o comunque i suoni li rimetteremo solamente in determinati eventi, magari maratone, robe del genere, in alcuni momenti della situazione. Quindi è quello. Comunque, buonasera, non mi aspettavo Montre con Penel. Sì ragazzi, sborro il tuo messaggio, grazie mille maestro poster di Jim Morrison, grazie di cuore. Comunque, devi fare / prediction e ti si apre il menu doc. Ah, grazie mille maestro poster, grazie, adesso lo facciamo allora. I suoni con i punti sono una cosa, abbastanza, un po' cancer, effettivamente sì, ma infatti un pochino è uno stile di live un po' più trashino, ecco, secondo me, però ci poteva anche stare col personaggino che è Montre. Allora ragazzi, prima di fare no vabbè, ma la bet facciamola subito, perché minchia sta giocando Montre, mi sembra doveroso farla. Quindi aspettate, vediamo se il maestro poster mi ha detto una cosa. Very Wellington prediction, ok, esatto, era giusto. Prediction, arrivo subito. E come si fa qua? Gestisci il pronostico. Non è questo. Riepilogo, non è questo. Avvia pronostico. Ah, ok, ecco, questo qua. Rezzonico sottolineatura è diventato sereno per 2 mesi. Chi vince tra Montre e Ace? Vabbè ragazzi, la partita è già finita qua, vabbè, facciamolo lo stesso. Tempo di invio un minuto ragazzi, un minuto. Via. Ok, via. Molto bene ragazzi, ho avviato il mio primo pronostico, incredibile ma vero, Inga Designer quello fiero, anche se magari non c'è la possibilità di spendere i punti canale in questo momento, mi raccomando fatelo se volete, perché la vittoria è molto facile, molto assicurata, del Montresini Paparini pum 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 pum. Quindi ragazzi mi raccomando, mettetevi da parte i soldini per usarli poi quando metteremo dei punti incredibili. Lo so maestro In, hai ragione, però approfittatene, io mi sono allenato per capire se... Guarda che porci, 52.000 punti, ma quanti cazzo ne avete ragazzi? Non è possibile, ecco perché abbiamo dovuto togliere i suoni, perché con una sola persona poteva spammarne 20.000. Comunque, voglio ringraziare il maestro
Rezzo, maestro Rezzo Nico per la sub, grazie mille di cuore, 2 mesi, quindi grazie, bentornato, sono contento che tu ti sia rinnovato nella situazione onirica qua con noi, nel incredibile canale più bibuxiano di tutti. Mamma mia ragazzi, 52.000 punti, poi ho già finito tutto mi sa. Quindi adesso io per darvi i punti a voi devo schiacciare su prediction di nuovo, mi sembra. Vediamo se ho capito. Scegli il risultato. Non posso scegliere. Non posso scegliere perché giustamente ancora non è finito. Quindi che cavolo stavo facendo? Comunque ragazzi, Very Wellington. Allora, fammi vedere anche un po' la partitina, anche se ormai non c'è più nulla da dire. Però la prima ovviamente degli stronzi ragazzi, quindi non è che stiamo qua a commentarla. Ecco, facciamo un'altra cosa molto degna di nota. Very Wellington. Allora ragazzi, rileggiamo il meta di oggi. Nel frattempo lo scriviamo, così lo mettiamo nei messaggi fissati. Almeno per tutti quelli che si connettono nel susseguirsi della trasmissione. Very Wellington. Ho smontato Jimbe. Maestro Poster, mi dispiace moltissimo che tu abbia smontato il mazzo. C'era il maestro Bicocca che l'ha portato svariati tornei e se ne è cavata sempre abbastanza bene. Però. Allora ragazzi, 47 player. Ho utilizzato la situazione. Molto bene, qua il Montresolini ha appena finito la partitozza. Sono andato 2 secondi là, era stravanti, era. Ovviamente non ho guardato. Perché ho parlato qua con i Brodiz. Stasera ci sono moltissime possibilità che vinca Lucy il torneo. Perché? Perché ce ne sono Ci sono tanti? 6 Enel, 6 campane che si pareggiano ovviamente con le navi. Sì? Però ci sono 18 fra nami e Ace e ci sono 9 Lucy. Quindi basta schivare il primo turno gli Enel dovrebbero essere massacrati dalle navi, passano. Ah. Poi mai dire mai. Non te l'ho avuto culo. Nel dubbio vero. Allora. Nel dubbio vero. Sì, ragazzi, ovviamente ha avuto culo, questo è ovvio. Era qua dicendovi che è stato bravissimo, che ha fatto 1000 cose. Scriviamo un po' il meta. Allora ragazzi, 47 player, abbiamo 11 nami, mazzo più giocato di oggi. Poi subito dopo abbiamo 9 Lucy. Poi abbiamo 6 Luffy Y. Poi abbiamo altri 6 Ace. Poi abbiamo 4 Enel viola, ragazzi, lo sapete, l'avete capito. Molto bene, molto bene. Allora, chi mi doveva insultare? Montresorini Paparini, eccoti. Puff arrapato, bannato. Puff arrapato Aspetta, potrebbe aspetta. prendere il VIP però, Ti piace, eh? Puff arrapato mi piace. Puffo arrapato. Boh, ragazzi, meta scritto. Quanto fa? 11, 9, 20, 18, 20, 26, 30, 36, 39, 47, Allora, io devo trovare però la mia sacchetta. 8. Arrivo, Ok, sì. 8 other. Ragazzi, incredibile, so contare. Allora, abbiamo fatto il messaggio. Ora sono tutto per voi. Molto bene, ragazzi. Quindi trovate il messaggio fissato, cazzo, lo trovate fissato nella chat per chiunque volesse guardarsi il meta di quest'oggi ogni volta che vuole, quando vuole. Alright, Azzamacoglio in the night. Montra non gioca Signor Pink. Allora ragazzi, non lo so. Giochi Eccomi. Signor Pink? Gioco Signor Pink, sì, lo gioco. Allora, fammi sedere, va. Dai, siediti. Seguo un po', poi mi fumo una sigaretta. Non giochi il cane. Non gioco il cane. Com'è andata? Allora, è la mia prima live, ho scelto di guardare lei, dottore, perché è simpatico e su YouTube sembravi forte. Bravo, VIP. Sembri forte. VIP. Bravo. Ma come VIP così? VIP. Incredibile, ragazzi. Mi piace. Bravo, mi piace. Quando mi lecchinano mi piace. Ma come quando ti lecchinano ti piace? VIP, assolutamente VIP, a puffarapato, bravissimo. Vabbè. Bravo, Puff. Bravo per il commento, bravo. Incredibile. Però, Sì? visto che ha fatto il furbo, Perché ha fatto il furbo? viene bannato 10 minuti. VIP, ma non troppo. Forse sai perché ha fatto il furbo? Perché ha detto sembravi forte. Esatto. Cioè, Poi se non Jim è Morrison che- prova a farsi bannare. Non è che ha tutte le detto che volte. sei forte. Sembravi forte.
Subchick, guarda che funziona. Ciao, una volta. Gaz! Subchick ha fatto il furbo. Cosa 10 faccio? minuti Ha di provato, ban. vuole il bip. È la mia prima live, sei forte. Ma guardate, Minchia, ragazzi, ma guarda questo! siete delle merde. Ma chi è Modesto? Siete delle merde. Allora, è la prima live che guardo. Lei, dottore, mi sembra un po' un coglione, ma comunque apprezzo, così non mi sento solo. Quindi spero di avere il bip anch'io. Mi Ma sa che vaffanculo. Kiwit non è proprio, sarà No, la no, 50ª live che Questa guarda. è la 50ª, non mi fotti, non mi fotti. È uno di quelli che scrive di più. Magari il nostro futuro. Minchia, incredibile grafica. Magari il nostro futuro sponsor. Chi lo sa? Coca-Cola? Coca-Cola. Dai, ragazzi, iscrivete tutti a Coca-Cola su Instagram. Ma tra poco però con il Snippo, numero di follower che vai, abbiamo. vai. Nessuno ti ferma a stare qua. Nessuno ti ferma a stare qua. E l'ultima live che guardo mi ha fatto passare. Ma vada. Ma come? Ma Vada. Snippo, ma ci sono io, non... Allora, posso raccontare. Oggi racconto. Oggi voglio fare una denuncia. Verissimo. Una denuncia al sistema sanitario italiano, ragazzi. Perché? Una merda inchiavabile. Lo so che non è molto bello, diciamo. Una merda inchiavabile. Io penso che viviamo in un paese dove bisognerebbe potenziare il sistema sanitario italiano. Sti poveri cristi. È la struttura proprio che... Sti poveri cristi lavorano come dei Dei dannati. dei dannati. Bravo, grazie. Ma scusa, ma era facilissimo. Dei dannati. Vabbè. È veramente una roba oscena, ragazzi. Osceno. Ma un casino. Non saprei come Veramente. si potesse risolvere una roba Se del stai genere. male, Monter, tu non sei entrato nel team degli sports? No, Dio fa, non mi ha mai chiamato Ma nessuno. cos'è il team degli sports? E che ne so, io ho scoperto che Gigi è entrato in un team di sports. Ma come i Desire? Come Desire. Un saluto ai Desire. Bravo Snippo, era la sua ultima live, però si è sabbato. Ah! Potrebbe prendere il VIP, ma non glielo Snippo, diamo. 2 mesi, il secondo mese. Allora, è dottor importante. Michele, come sto? Sto un po' male, nel senso che sono un po' triste. Sti giorni non ho fatto la live perché tanto con Temu. Quando è che fa la collaborazione con te? Temu che cos'è? Temo è quel negozio cinese che su internet che vende le cose tipo a 2 euro. Non penso 3 euro. succederà mai. Bello, mi piace. Non succederà mai. Comunque no, sono un po' così perché mio nonno è stato male in questi giorni e quindi sono stato in ospedale. Vabbè, ora Settimana difficile, diciamo. non è che sta meglio, però settimana un po' complicata. Ho fatto un po' di pronto soccorso, mettiamola così. Molto lunga il pronto soccorso. Sì. Molto lunga, ragazzi. Perché lì dipende dal codice. Molto lunga il pronto soccorso. E quindi niente, diciamo che si sapeva già un pochettino che cosa potesse avere, abbiamo avuto la certezza di quello che ha e quindi un pochettino così. Perché Ma poi- ci sta, giusto, cioè ci mancherebbe. Quindi per ora è a casa. Ah, è a casa adesso? Sì, Ok, sì, sì. No, non ti buono. tengono. Ah, Ti no, tengono no. solo quando stai proprio per... Ah, vero? Sì. Ah. Se tu sei... Non lo so. Non me ne intendo di queste cose. Mentre diciamo. se vai al PS, che non so cos'è, dici che giochi in AMI, ti fanno passare avanti con urgenza. Ah, il pronto soccorso, piccolo tiro per le prossime volte. No, ma raga, la roba del pronto Bella soccorso mi ha questa. fatto tiltare perché Dio cane. Vabbè, si può dire, dai, in questo Dio contesto. cane si può dire. Sì. Però noi eravamo già andati settimana scorsa, Mhm. 10 ore. Sempre allo stesso posto. Sempre stesso, 10 ore di pronto soccorso. Minchia. 10. Va bene, ci avevano dato, si sospettava, comunque hanno trovato un tumore all'intestino mio nonno, però in realtà non si sapeva ancora, dovevano fare la rettoscopia, si chiama così. Mhm. E quindi ho detto, evitiamo di farla, perché comunque è anziano, Certo, diamo un non è una cosa antinfiammatorio, molto... nel caso in cui magari non lo è, e però fra una settimana ci vediamo qui alle 8. Ok. Noi siamo arrivati la settimana dopo alle Cioè, 8. vi dovevate vedere comunque sempre al pronto soccorso. Sì, perché tu devi passare sempre al pronto soccorso. Minchia. E siamo arrivati martedì alle 8. Sì. Ok, quindi ho detto, vabbè, ci faranno passare. Beh, se ti danno un orario, se no uno andava prima, dopo. Siamo passati alle 8. Ah, sti cazzi. ok. No, alle 8 siamo entrati. Ah, Gli hanno fatto, hanno detto, dobbiamo fare la rettoscopia. Ah, boh, alla fine bisogna- Mandano la cosa sopra per fare la rettoscopia. Fanno passare mio nonno, che ha 93 anni. Lui è informissimo ancora, perché lui, ragazzi, è super in forma. Mhm. Ancora autonomo, bello 93 sereno. anni. Solo sordo, tanto sordo, ma è ancora informissimo. Mette Amplifon. È veramente un cavallo ancora di Beh, quelli potenti. buono, no, buono. grande uomo ancora. Lo fanno passare dopo che è stato a digiuno e non gli hanno messo neanche l'idratazione.
ok? Ah sì, perché se... Quindi non senza può bere, mangiare, si senza deve fare sta mangiare, roba, dalla lo so, sera lo so. prima. Sì, L'hanno sì. fatto passare alle 3:30 del pomeriggio. Porca troia. Trovando un po' delle scuse a caso, in realtà se ne sono dimenticati, detto in maniera come se ne sintetica. sono dimenticati? Se ne sono dimenticati. Veramente? Sì, se ne sono dimenticati. Quindi dopo che avevo già iniziato un pochettino a freddere io, minchia, fa incazzare. però il pronto soccorso dice no, ma loro hanno la chiamata, arriveranno e alle Molinette di Torino. Molinette di Torino. Che comunque è È rinomato, un'eccellenza, un'eccellenza. È forse il migliore. Ma che non c'è è a Torino. finita. Va bene, gli fanno la rettoscopia, e vabbè, trovano quello che devono trovare e ci dicono ci vediamo domani qua Ancora. alle 3:30. Avete l'appuntamento con i Con vari il medici, tipo, no? Ok. per vedere che cosa fare. Poi ovviamente lui, essendo molto anziano, non lo possono operare. E ne abbiamo detto ok, va bene, ci vediamo domani alle 3:30. Quindi ci vediamo alle 3:30. Arriviamo nel posto ambulatorio, Ok. e non c'è nessuno. Ah. E non c'è è nessuno. normale, mi Non sa. c'è nessuno. Aspetto mezz'oretta e non c'è nessuno. Vedo un primo medico che Ok. c'è. E gli faccio, scusi, ma noi abbiamo appuntamento alle 3:30, gli faccio vedere la prenotazione, gli fa, no, ma qui oggi non c'è nessuno in questo ambulatorio. Come? E gli faccio, in che senso? Noi abbiamo l'appuntamento alle 3:30, ci deve essere qualcuno per forza, no? E mi fa, no, oggi non c'è visite in questo ambulatorio. Pac, Non chiama, c'è. anche lei l'altro medico fa, no, ma non avevamo niente, non è il mercoledì, ma è il giovedì che ne facciamo le visite in quell'ambulatorio. Però voi avete detto... Però ne avevamo il mercoledì. Chi cazzo l'ha Arriva detto il sta medico, minchia? che alla fine non c'entrava niente questo con quello che doveva fare a mio nonno, e si scusano perché hanno sbagliato, quindi Ok. ne sono stati 2 ore lì ad aspettare di nuovo, e ci rimandano al pronto soccorso. Oh madonna, sto pronto soccorso. E allora ci dicono, visto che è molto lontano l'ambulatorio del pronto soccorso perché le molinette sono molto grandi, Sì, sono grandi. adesso vi chiamiamo una sedia a rotelle che vengono su dal pronto soccorso, così a come mio nonno voleva andare a piedi, maschio alfa. Minchia. E ha detto un no, fratello. vabbè, aspettiamo. Passano Ok. altri 40 minuti. Questa sedia a Minchia, rotelle era meglio a piedi alla fine. aveva non ragione lui. arriva. Ad un certo punto inizio un po' a scaldarmi. Ok, con E la gli tua faccio, vocina. ma senta, se le lascio un documento, mi può dare a me la sedia a rotelle? Lo porto io se lo devo portare a sedia a rotelle. No, perché noi abbiamo fatto la chiamata e lo dovete aspettare. Ma perché doveva venire un tipo a Doveva portarlo venire dal pronto soccorso. per fare così con la Sì, sedia a rotelle? sì, non sì, potevi sì. farlo tu. Comunque arrivano dopo altri un quarto d'ora, 20 minuti con sta cazzo di sedia a rotelle. Sì. Andiamo al pronto soccorso. Li fanno la radiografia. La Ok. radiografia gliela fanno in un quarto d'ora. Dobbiamo aspettare l'esito. Passa un'ora. Passano 2. Passano 2 ore e mezza. Noi dobbiamo andare lì a fare una chiacchierata con i dottori. Sì, E poi andare via. E invece noi ci siamo ritrovati in un pronto soccorso altre 5 ore. Sono troppo forte. Bravo. E alla fine la radiografia che potevano fare il giorno prima, che non hanno fatto. Infatti potevano farlo il giorno Ce l'hanno prima. fatta il giorno dopo per dirci, guardate, non possiamo fare niente oggi Ok. per questa cosa qui, perché in poche parole quando tu hai questo non ti possono operare, quindi loro ti devono mettere un anello in modo tale che, visto che questo blocco non ti fa fare la cacca, Ok. detto in maniera sintetica perché è nell'intestino, Cioè, allora ti ostruisce, dicono, sì, dicono. finché non è completamente ostruito può ancora andare avanti. Quando è ostruito Ok. noi possiamo mettere questo anello che allarga l'intestino e così puoi andare avanti a fare il suo decorso, eccetera eccetera. Visto che non è ancora così, ce l'hanno detto dopo 5 ore, ma ricordo potevano dircelo il giorno prima se l'avessero fatto il giorno prima. Mi hanno detto, vabbè, dovete venire ogni 5 giorni qua al pronto soccorso. Ogni 5. 5 giorni, fare la radiografia Perché? per vedere se è occluso. Se è completamente occluso gli mettiamo l'anello, se no vi rimandiamo a casa e ci rivediamo fra 5 giorni. Ma perché ogni 5 giorni? Perché scusa? dicono perché così. può cambiare ogni 5 Perché giorni? ogni 5 giorni se lui si ingrandisce l'intestino Ma così velocemente può ingrandirsi di ma loro ti devono far così, non hanno altre alternative. Ah, Quindi ogni ok. 5 giorni dovremmo andare lì e farci più o meno 4-5 ore di pronto soccorso. Minchia. E quindi Ma non c'è una corsia tipo, non so, preferenziale? Cioè, ci saranno altre persone che hanno sti problemi, immagino. Beh, comunque vi dico c'era tanta gente. Più che altro Sì? è che adesso mandano veramente tutti al pronto soccorso. Eh. Cioè, hai male a un'unghia, vai al pronto soccorso. Ma ci sono tante persone che comunque E quindi vanno tutto a caso. questo però, alla fine non si è risolto nulla. Beh, poi è pesante anche così il fatto che devi andare ogni tot. È quello. Infatti Snip dice, più che altro a 93 anni
Come fai a fargli fare 5 ore di coda? La risposta Ma poi in è... tutto questo lui comunque quindi ha delle difficoltà, no? A cacare. Lui non caga, caga poco. Quindi lui ha dovuto aspettare tutti sti giorni, nel frattempo aveva queste difficoltà. Adesso ce l'ha la... No, la coloscopia non si può fare perché in realtà il tumore ce l'ha a 17 cm dal retto, quindi non più in alto. Cioè la coloscopia non serve, serve soltanto la retto, l'hanno trovato, non si sa ancora né a che stadio è, né che, però a 93 anni a volte anche quando un tumore si muore più prima di vecchiaia che di tumore. Comunque perché certo, quello è. No, quello che a me dispiace più che altro è che comunque, come dire, lui non lo sa. non lo avete Non detto. gliel'abbiamo ancora detto. Non penso glielo diremo, quindi non lo so. In questi casi qua non si sa mai se dirlo o non dirlo. Beh, ma tanto lui non cambia poco. immagina niente. Lui ha capito perché non è rincoglionito ancora. sì, cioè, però non è che... lui è tranquillo. Vabbè. L'unica cosa è che andare al pronto soccorso ogni 5 giorni Quello è brutto. è un po' lunga. Ma tolto che è anche pesante magari sia fisicamente Anche che per mentalmente comunque. Per tutti. E non lo so, Magic no. Avevo un altro nome. Non me lo ricordo, dovrei guardare le carte. Non me lo ricordo. No, ma il dottore poi è stato bravissimo, è quello del pronto che l'ha visitato. Molto disponibile, molto gentile, anzi, si è anche scusato. Forse tutto l'unica il cosa resto. buona che mi viene in mente è che alla fine, anche se aspetti al pronto, però a me non è No, fatto- no, ma i dottori squisiti. Cioè, se tu dovevi prenotare la visita aspettavi 6 mesi. Tipo, No, se vabbè, facevi quello la assolutamente. rettoscopia, Cioè, per sui esempio. dottori c'è poco da dire. Poveri cristi, veramente, gli È che ospedali ce ne sono pochi. in situazioni veramente merdose. Lo so, è quello. Però io dico, Cristo Dio, veramente, se stai male, fai tempo a crepare che è così. Purtroppo sì. E comunque quando siamo stati al pronto erano ad un certo punto le 7 di sera e vi dico, raga, tra sala d'attesa e dentro in chirurgia ci saranno state, 50 persone. Ma c'è gente che va lì a 45 caso persone, per ci sono niente. tante. E quindi è veramente, veramente brutto. Spendessero i soldi più per la sanità e meno per altre puttanate. Non so per che cosa spendono. Ma non so, adesso non vorrei entrare troppo in politica, però quando hanno fatto... Ormai che siamo so- grandi, mi è venuta la curiosità anche a me, ormai che sono di una certa età anch'io. va bene, Magic. Vabbè, scrivimi su Instagram, nel caso in cui... Non penso serva a niente, perché comunque quando arrivi a una certa età, poi sono molto cinico su queste cose. Ok? Quando arrivi a una certa età, ormai si arriva, cioè la sua età l'hai fatta. Sì, certo. Ok, quello ci sta. Perché Certo, uno alla certo. sua età, Comunque ragazzi, poi mi hai detto che è Arzillo lui. Quindi, quando no? uno arriva a 90 anni, cioè, c'è gente che crepa molto prima e quindi Vabbè, sì. ci sta. L'unica cosa che a me dispiacerebbe è se soffrisse. Quindi Certo. un po' quello. Diciamo che con quello che ha, le aspettative della fine non è che saranno delle migliori. Diciamo che soffrirà un po' sicuro e quello un po' mi dispiace. Vabbè, adesso vediamo Però- con questo anello qua. Però no, infatti, Gaz, quello è il punto. Quello che è brutto è proprio questo, è vedere poi dopo una persona. Lui adesso è serenissimo, cioè siamo tornati a casa, non aveva mangiato un cazzo, la prima cosa che ha detto è che aveva fame. Ma che si è mangiato? Si è preso... No, adesso vabbè, lo dobbiamo tenere un po' a dieta perché non può mangiare alcune cose. beh, Però il certo. bicchierazzo di vino se le spara. Quello sì. Ma quello aiuta, Quello sì. Quello Quello è la fa base. sangue, fa sangue. Sì, fa no, sangue. quello Così. un bicchiere al Quello giorno, così, no? quello Diceva il così. medico Sì, anche, sì, questo è il quello detto. sì, quello sì. Però ma no, Riccardo, le auguro più di 0-3. 0-7. Gioca Nami, che cazzo deve fare? Vabbè, Nami è un mazzo nobile, no? No, è quello, ti dico, meglio lasciare piuttosto che soffrire. Questa, cioè nel senso, ci fosse l'eutanasia, ok, realmente legale, molto meglio così, cioè molto Io meglio. sono favorevole. Ma il fatto è che tipo loro non ti fanno un'operazione se è rischiosa e loro pensano più no, alla qualità, certo. giustamente. Se mi avessero chiesto, guarda, abbiamo il 10% di chance di togliere il tumore a tuo nonno, vada tutto bene, anche il 5%, va tutto bene, campa ancora X anni e siamo a posto al 5%, il 95% muore lì sotto i ferri, io avrei detto facciamo l'operazione. Perché per il discorso che hai fatto prima. Ma no? assolutamente sì, Vabbè, ci può stare. perché... È un po', però ci va coraggio comunque, no? Ma no, ma fosse io non è fossi che nella tutti li situazione, io uccidono, sceglierei no. quello. Cioè, nel senso, No, anche ci su sta. me stesso. Ci può stare. Perché alla fine penso sia molto meglio così rispetto a avere una fine poco gloriosa. Poi non è un argomento Facile. molto bello, però ho visto già mia nonna al tempo
quanto ha sofferto. Ma lui era da solo, quindi adesso. Lui adesso sono mia nonna materna è mancata quando ero molto piccolo. Poi ho avuto una nonna acquisita e lei aveva sofferto parecchio, sempre per poi un tumore, quindi ha 85 anni anche lei, quindi serena anche lei. Però gli ultimi 6 mesi sono stati un po' bruttini. E quindi quello è brutto, ragazzi. Infatti è molto meglio a quel punto. Questo gesto mi ha fatto Ma no, ma è molto meglio così, cioè, ragazzi. No, però alla sì, fine. hai ragione, effettivamente è così. Mi chiedessero, guarda, arrivi a 85, poi ciao in un giorno, ma metto la firma domani. Sì? Sereno come una Io non Pasqua. ci penso a queste cose, non lo so. Ma allora inizia a pensarci, qua te lo dico, si sblocca. Che vuol dire si sblocca? Si sblocca il pensiero della morte, inizia ad averlo dopo che ha un figlio. Sì, ci può Perché stare. quando... ma non è detto, può anche fermarsi. Sì, però sì, diciamo che ci sono tumori e tumori. Quello all'intestino non è proprio uno dei migliori, diciamo che è uno dei più brutti. È molto comune però nelle persone anziane, quindi in Adesso realtà. avete Fabio Frassinelli in live contro Riccardo Casarini. Vado a giocare, non volevo annoiarvi, però è per quello che non ho streamato. streamato. Dai, anzi, ci sta. E quindi lunedì sera non ho streamato perché alle 6 e sì. mezza mi sono dovuto svegliare e andare da mio nonno, volevo essere in forma, mi sono sparato fino alle 6, dalle 8 alle 6. Metal Free Tennis, dovrebbe essere Ace contro Gnocco. Ok. Vado, chi devo Dai. scopare? Buona partita, Montre. Ci sentiamo dopo, Ragazzi, eccoci qua. Eccoci qua. Dopo questo incredibile momento di emotivo, un saluto a tutti quelli che erano in ascolto. Speriamo le meglio cose, ovviamente. Come vedete, ecco qua il Brock, esatto. Mi raccomando, spadella tutto. Spadegliamo, mi sei il tuo tappetino porca fortuna. Molto bene, molto bene. Quindi ragazzi, come tutte le cose, noi siamo persone real e cerchiamo, il Montre cerca sempre di essere se stesso, quindi aveva piacere di raccontare questa cosetta qua. Comunque, detto questo, cosa usa Brock? Il mio tappetino sta usando, ragazzi, perché non ce l'ha. Allora, vediamo subito. Chi è? Ah, sei tu. Allora ragazzi, vediamoci subito questo incredibile match, come mi ha spoilerato la regia, un match dedicato alla vecchia espansione di OP13 addirittura, non OP14 ma OP13, e di che? Grazie a te. Oh, grazie Dio fa, grazie Edo, benvenuto, bentornato, 10 mesi. Panel per Brock, panel per tutti ragazzi, per tutti quanti, cazzo. Allora, ma quell'altro dove cazzo sta? Non si sa. Non si sa ragazzi, vittoria a tavolino? Allora, fammi pensare. Questo qui sarà Ricky, secondo voi ragazzi? Che dite? Commenta bene? Oggi commento bene, adesso commento bene ragazzi. Ora commento bene la partita, qua non ce n'è per nessuno. Non so chi sia, basta, mi sono stufato. Basta. Dici? Maledetto postero, ci stavo cascando. Non me la farei mai. Non leggerò queste cose strane. Queste vostre battute stupide, vaffanculo, va. Non me la fate a me, non me la fate. Ma è vero che c'è un tappetino in lavorazione vibuxiana? Sì, maestro Bais, è vero, l'ho detto anche prima. Il tappetino in lavorazione è quello che abbiamo fatto l'illustrazione io e il maestro Karasu. Un altro saluto di nuovo a Karasu, grazie mille. E l'abbiamo mandato in stampa questa settimana, probabilmente tra 2 settimane circa, non so bene ragazzi, settimana più, settimana meno, arriverà nei Montres Studios e potremo poi finalmente pubblicizzarlo, lo annunceremo e lo distribuiremo a tutti quelli che vorranno spadellare la situazione onirica. Ok, allora ragazzi, questo qua, tutti i punti interrogativo, via. Allora no, lui, penso che sia Ricky. Penso che Ricky stia giocando Ace, direi proprio di sì, lo vedo dai pelazzi. Ok. Spoiler sul tappetino tema.
Eh no, maestro Snippo, in realtà tu puoi già vedere l'illustrazione del tappetino, perché la puoi trovare sul nostro profilo Instagram, è l'illustrazione che abbiamo fatto insieme a Karasu, quindi c'è Nico Robin con tutti i Montresolini piccolini e niente, è legata con i Montresolini, diciamo che io dico che sono i Montresolini che l'hanno legata e il maestro Karasu dice che sono i Montresolini che la vogliono liberare, perché lui è un po' è più bravo lui, quindi è più gentile e quindi ha voluto dare questa concezione qua. Cioè non si vede chi l'ha legata o se la stanno slegando. Gli sono sopra, ecco. Quindi dovete decidere voi se la stanno legando o la stanno slegando, ecco. Decidete voi. Sono cambiati i player, certo, maestro In, siamo arrivati... Ah no, hai ragione, ma che cazzo è? Sono cambiati i leader, Broditz. Cazzo è successo? Nami contro Lucy. Va bene. Comunque so che è Ricky che gioca Lucy. Non c'è problema. Secondo me se la vogliono bombare. Big Mac, ci potrebbe essere anche questa lettura qua. Vedi un po', è libera interpretazione, ragazzi. Potete interpretarlo come più vi aggrada. Dite a Karasu di accendere l'altoparlante. Accendi l'altoparlante, maestro Karasu. Minchia, maestro Mangiapuffi, vieni qua a Torino. Sei il benvenuto, cazzo. Vieni quando vuoi. Noi siamo qua ad aspettarti, porca puttana. Chi gioca Lucy, ragazzi, Lucy viene giocato dal maestro Riccardo Casarin, cazzo. Un vero fratello, uno della vecchia leva di One Piece qua a Torino, ragazzi. Un grande ragazzo, bravissimo. Allora, andiamo a vederci questo incredibile matchup. Questo matchup io ho giocato poco e anche male, ragazzi, tutti e due i mazzi, perché volevo testare un po' il meta, volevo cichilinare, volevo cacare, e devo dire che ho trovato difficoltà giocando Nami a battere Lucy, perché dopo un po' poi i Brodiz mi vedevano le figurine, quelle lì, meno 8000 qua, meno 8000 là, ti caco in testa qua, io facevo un po' di fatica. Poi ragazzi non so se il matchup come sia effettivamente, anzi se qualcuno lo sa correggetemelo, ditecelo ragazzi. Domanda, ma quanto è Sweetie il local lì? Ci sono delle mie carte qua? Ce ne sono svariate. Ma del mazzo dici? Mancano 2 carte al mazzo. Oh cazzo. L'ho Qua? persa adesso. Qui in questi? Qua dentro? Boh, non le trovo. Vabbè. No. Ah, boh, queste mancavano. Meno male che erano queste. Allora, ragazzi. Domanda, ma quanto è Sweetie il local lì? Sono di Torino, ho iniziato da poco a giocare sul sim e vorrei iniziare a giocare dal vivo, ma non so quanta bravura serva per giocare il local. Ma maestro Dedot, tranquillo, cazzo. Non serve nessuna bravura, ragazzi. Cioè, ovviamente... allora, innanzitutto, ragazzi, il local dovete prenderlo per un local, non è un torneo grosso. Ovviamente poi magari c'è gente che ci tiene di più, c'è gente che ci tiene di meno, ma essenzialmente la gente viene qua perché è come andare al bar, come andare al pub con gli amici, è come andare in bocciofila, come dico io. Quindi gente viene qua, si fa la sua chiacchierata, si testa il suo mazzo, si diverte. Poi c'è anche gente che magari vuole testare ma per andare poi al torneo grosso. E la cosa che posso dirti, maestro Deto, che sicuramente è una cosa differente dal sim, perché nel sim non sai mai chi becchi anche magari alcune volte degli stupidoni, diciamo così, poi dipende, però qua al local comunque becchi sempre personaggi senzienti, che è una cosa molto importante, quindi comunque migliori anche un bel po' più velocemente, perché hai modo di confrontarti, puoi anche chiedere consigli, puoi fare cose, eccetera, eccetera. Il livello dipende, più vai avanti, più vinci le partite, più trovi gente un po' più forte magari. Però è molto vario e anche le stesse persone che fanno risultato comunque non è che lo fanno tutti i tornei, perché comunque ormai One Piece è diventato, almeno secondo me ragazzi, almeno nei local, poi non lo so, magari nei tornei grossi non è così. Comunque nei tornei grossi molte persone sono brave, fanno sempre risultato, però nei local comunque c'è sempre un po' di circolo, non c'è più, sai, vince sempre lui come era un po' di tempo fa.
Maestro Kiwit, purtroppo no, non passo a Venezia. Sto cercando forse di passare a Lucca. A Lucca se riesco, vediamo un pochino. Credo che Lucy esista perché batte Nami. Ottimo maestro Big Mac. Anzi no, chi era Big Mac? No, maestro poster di Jim Morrison. Vuol dire che ho indovinato, Vedila così è sempre come se andassi a giocare il calcetto in Serie A. Inga che giochi, maestro Machine, va. Lasciamo stare ragazzi, il tasto dolente per me è questo. Penso che sia il meta dove ho scelto il mazzo più brutto di tutti. Perché ho scelto di giocare Moria, ma mi fa veramente schifo. Perché niente, non... Tolto che è un mazzo un po' difficile. Comunque non è fluido. È un po' macchinoso, cioè non è così macchinoso in realtà, però... Diciamo che se le cose si mettono male... bisogna pensare molto molto bene, quindi un po' complicatino in alcuni punti di vista. Poi io non gioco tanto ragazzi, non mi interessa molto, quindi non è che è un livello dell'oltretomba. È un mazzo più complicato perché ha anche più matchup negativi rispetto ad altri, non lo consiglio, ecco, è molto divertente però. Sì, gioco Gecko Moria. I Borsalino li ho provati in Moria, non sono male, però poi non sono neanche così necessari o così funzionali. Quindi poi adesso vabbè li ho tolti perché ho avuto problemi anche a montare il mazzo, perché comunque alcune carte magari la gente non ce l'aveva da darmi, non le trovavo in giro, poi io non è che le cerco così tanto, quindi per il momento non li sto giocando in real. Li ho provati nel sim e non erano malaccio, però... Non sono obbligatori, ma non so neanche se sono effettivamente forti da utilizzarli in quel mazzo o no. Cosa giochi con Moria? Io gioco la lista classica, ragazzi, una qualsiasi lista che trovate in giro, perché tanto la lista è sempre la stessa. Non gioco le spell di Thriller Bark, quelle lì che similano, gioco le tipe, le Lilith. Gioco monocopia dell'ogre di quello lì rosso, come si chiama? Il gigante rosso, che ogni tanto contro Lucy per esempio comunque è carino perché se lo macini e hai lo spazio di giocarlo, perché poi magari non hai neanche il momento in cui puoi giocarlo. Se ce l'hai, quello lo fai e magari c'è un pezzo che non muore, ecco, però poi Very Wellington. Che ne pensi dei leader di OP15? Ma i leader di OP15 tu intendi Lucy e Enel? O intendi OP16, maestro Kid? OP16 intendi? OP16... Allora, non mi ricordo un cazzo, se devo dire la verità. Mi ricordo che l'avevamo visto insieme a Brock perché l'hanno annunciato quando Montre è andato al mondiale e c'eravamo noi qua a guardarlo. Diciamo che ti rigiro la domanda parlando in generale di OP16, che tra l'altro non è che allora quello che vi dico che sicuramente Ace potrebbe tornare un po' più presentemente, si dice? Comunque avete capito ragazzi, secondo me potrebbe tornare in modo un po' più consistente rispetto a prima. Poi gli altri non lo so. Mi piacerebbe provicchiare forse Teach giallo-nero, ma non mi ricordo neanche l'effetto. Più che altro magari potrebbe essere carino con la sinergia di colori, non lo so. Però da capire. Non ho guardato così tanto. Come polizia? Hanno triccato? Hanno triccato? Ah, maestro Poster voleva provare la lista full mill. Ho capito, ma ho visto che non la giocano in tanti. L'avrà giocato qualche persona, poi l'hanno tolto da quando Borsalino non c'è più. Non era una brutta idea, però già non so giocare quello normale, figurati quello mill. Non lo so. Ah, le espansioni più belle di OP hanno il numero dispari. C'è da aspettare OP17. Ci può stare. Ci può stare, mi ricordo P5, OP1 è dispari, per forza. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Fatemi rispondere a un messaggino. Arrivo subito, arrivo subito.
Fiua. Allora, sarebbe figo se ci sia Rox Leader. Anche Coso sarebbe figo. Sarebbe carino vedere Coso, come si chiama? Il vichingo, ragazzi. Il vichingo dell'ultima. Loki, ecco. Sarebbe figo vedere Loki. Forse sarebbe. Allora, io non sono in pari con One Piece. Però ho visto il disegnino di Loki e sembra veramente molto molto figo. Quindi se facessero quello là. Oh, incredibile! Marcus Phoenix! Come stai? Bene. Bene. Mr. Panda. Come c'è Mr. Panda? Veramente? Lo chiamo il Mr. Panda. Minchia, ma voglio vederlo. Ragazzi, aspettate, Dov'è? Dov'è Mr. Panda? Oh! Minchia, Mr. Panda! Sì, che sono mancato, mi hanno scalzato. Mi hanno scalzato il ruolo, hai ragione. Eccomi ragazzi, scusate questa menefreganza, ma è tornato il Mr. Panda, che è un personaggio illustre del panorama del Best Local Mondo pre Montresolini Paparini, ragazzi. Quando ancora il Monte non c'era questo ragazzo incredibile, molto forte, grande fratello di Matteo Longhin, ragazzi, erano fortissimi i Brodiz, molto molto forti. E adesso da un po' che non lo vedevo, quindi volevo salutarlo. Allora, vediamo un po'. Qua abbiamo appena apparecchiato la solita situazione bibuxiana, la bellezza di 2 Rebecca, di 2 Sabo, di un Cavendish che sta girando come un favolo, sta pescando tutte le carte più 1. Ricky, grandissimo. Ecco che arriva il turno di Gecko Morria, Rocco Lorria da parte di Nami, che potrebbe essere dalle mani Medaka la Baldracca, probabilmente. Penso di sì, vediamo un po'. Adesso dopo questa partita, ragazzi, devo andare a prendermi assolutamente delle provviste, perché ho la goletta bibuxetta. Allora, guarda che bravo. Ecco che fa una Nami, pesco scarto. E scarta? Ok. Ha scartato Barba Bianca. Non gli serve. Ma questo è proprio un polco. Bello, commentiamo un po' il game. Allora, turno di Lucy. Finalmente ragazzi, come ho detto prima, nella prima partita, si sono finiti di setuppare, quindi può iniziare effettivamente la partita, perché poi ormai i primi turni sono tutti da skippare. Assurdo che comunque stanno mettendo Newgate ovunque, pure in Kuzan e in Jimbe. Ah, non lo sapevo questo. A me faceva già strano vederlo in Nami ai tempi. La prima volta che l'ho visto non pensavo si giocasse in realtà, ma poi ho visto che praticamente tutti lo giocano. È una carta forte. Comunque già il fatto che peschi 2 così very Wellington ragazzi. Ma Inga, posso chiederti, secondo te è meglio Card Market oppure comprare le carte da Montre Store? Ma ragazzi, posso rispondervi anche molto sinceramente a questa domanda, che noi siamo per la sincerità più totale. Allora, io vi dico ragazzuoli, sinceramente, se avete bisogno di un bel po' di carte, che magari riuscite a trovarle tutte sul Montre Store, allora lì secondo me risparmiate anche qualche soldino, perché molte volte è complicato trovare magari il 4 per delle carte, poi la gente aumenta il prezzo perché ne ha 4. Invece comunque magari nel Montre Store ok, il prezzo è un po' più alto, però non va in base al 4 per, va in base al prezzo della carta in sé. Quindi non è che ci sono aumenti di prezzo perché ci sono più quantità della carta, io ne ho 4 allora la vendo di più, no, è sempre uguale. E poi la cosa, più che altro la cosa conveniente, la cosa figa è che è tutta un'unica spedizione, quindi magari pagate una volta la spedizione e vi arrivano le carte. Poi tra l'altro se fate anche una bella spesa, magari se volete montare un mazzo intero, robe così, comunque avete la spedizione gratuita alla fine sui 150 euro mi sembra.
Sì, o 100 euro forse la spedizione gratuita, non lo so. Andate a controllare nel banner sotto in fondo al sito, c'è scritto, ragazzi, non vorrei dire una cavolata, però secondo me ci può stare perché magari ci sono tante carte, se avete bisogno di montarvi dei mazzi interi o dovete recuperare un bel po' di carte magari che vi siete persi, che ne so, magari in OP5 vi siete persi quella, poi altre espansioni vi siete persi quell'altra, avete un po' una lista di carte che la trovate nel sito, ve lo consiglio. Magari invece se dovete comprare una carta, allora può essere meglio magari MKM. Diciamo che è questo. Io direi così. Poi bisogna anche... devo fare i pronostici, hai ragione maestro Puffo, cazzo. Hai ragione, ma ormai non li faccio, basta. Li faccio? Non li faccio. Ma per tutte le partite li devo fare, ma qua diventate ricchi, cazzo. Ragazzi... Ma qualcuno di serio, che non mi vuole inculare, mi dica. È giusto fare questi pronostici o no? Perché minchia, mi sembra che voi qua arrivate a 1 milione di punti. È diventato sereno per 4 mesi. Mi saluti il capo signor Indra. Ah, ma tra l'altro io ho scritto Ace a caso proprio, cioè... Lui è Ricky, ragazzi, non Ace. Perché ho scritto così? Grazie mille, maestro Raikel. Benvenuto, benvenuto. Certo, ti saluto il Montresorino Paparino appena torna, che sta giocando. Te lo saluto subito appena torna. Comunque il maestro In ha confermato che la spedizione gratuita è sui 150. Tra l'altro, ragazzi, con i 150 c'è anche in omaggio le bustine protettive del Montresorini Paparini. Dipende un po' dalle volte, ma ci sono quelle con il logo classico di Montresor, col bambino che piscia. Censurate perché non so se magari qualcuno che ci segue da poco, ma non so se lo sa, ma noi abbiamo questo incredibile logo, no? Dove il bambino che piscia, perché è una citazione a un vecchio disegno, un'illustrazione che gli avevano fatto dei ragazzi a Montre. Abbiamo fatto queste bustine protettive e alcuni organizzatori di eventi hanno bannato le bustine protettive del Montresorini Paparini. E quindi, dopodiché, poi hanno bannato, pure Bandai stessa ce l'ha bannate, se non mi ricordo male. E quindi abbiamo dovuto rifarle. E il disegno è sempre lo stesso. E abbiamo fatto la scritta Censored, quindi adesso diamo quello, se no diamo anche le classiche pollice, indice. Da dove provengono? In realtà di Maestro Kiwit ci sono 2 piccole citazioni, cioè la citazione della citazione della citazione, perché il logo del bambino che piscia in realtà è una citazione del logo di Rams 23. Sono troppo forti. Minchia, il Brock è tornato, ragazzi, è qua di fianco a me. Hai vinto? Ho vinto. Minchia, topperevi boxiana, cazzo. Sono molto contento. Cosa hai beccato? Primo turno, secondo turno? Al primo turno Luffy Campana, secondo turno Lucy. E l'abbiamo caccati tutti, Vabbè, cazzo. Lucy era facile. Caccati tutti. E Luffy Campana ci siamo impegnati. L'importante è il risultato. Fare, questo è bello. Comunque, ragazzi, il logo nasce, diciamo, nasce da un'illustrazione di un evento. Praticamente, anni e anni fa c'era un circuito di Magic the Gathering che si chiamava DZ Series e il Montresolini partecipava. Se vincevi ti facevano un token personalizzato. Non so poi come si sono messi d'accordo, ma è uscito fuori questa illustrazione di Montre che pisciava su una pianta. Però era molto palese la citazione al logo della Rams 23 di quando minchia eravamo piccoli. Tu te lo ricordi? Sì, io c'avevo la felpa, Rams 23. Fighissimo, ragazzi, fighissimo. E quindi è un miscuglio di queste reference qua. E poi sono arrivato io. Abbiamo messo il nostro tocco bibuxiano e quello lì è venuto, diciamo. Non c'è ragazzo triste stasera. Non c'è? No. Non c'è, ragazzi, ragazzo triste. Non so, sarebbe venuto a salutare. Mi sento pure la pressione bassa. Come mai? Hai mangiato? Minchia? Non fumare un po'. Almeno le sigarette, questa non so. Magari è... No, ma questa ho preso fa troppo meno- caffè. Ah, può essere. Ragazzi, Quanti ne hai sto bevuti? tremando. E quanti ne hai bevuti? Ho bevuto un caffè di Monster. Queste sono le Monster i problemi. Alla fine io pensavo che le Monster fossero tipo
10 40 caffè In realtà su non è tre. così. Tipo Due 2 o e tre, mezzo, 2 e sì, mezzo. sì. Però vuol dire che te ne sei bevuti 6 di caffè. Sette. Comunque 6, 7 è tanto. 6-7. In realtà c'è gente che è peggio di te comunque, quindi tranquillo. No, ma oggi non so perché. Infatti ho avuto un attimo prima, mi sono un attimo spento. Ho detto che cazzo è? Ma perché Ho chiamato secondo tre. me, ragazzi, facciamo un appello alla Monster. Facciamo le stesse Monster senza caffeina. Esatto, ragazzi, ma Le scusate. bibite sono buone. Sono troppo buone. Sono troppo buone. Cioè, se io non voglio drogarmi di caffeina, come faccio? Non posso bere? No. Minchia, io vi darei tutti i miei soldi probabilmente se le facessero senza. Minchia? E io non ce l'ho però, come faccio? Guardate la differenza, ragazzi. Io ho la ciccia. E invece il Brock c'ha. Oggi mi ha fatto piacere che l'hai notato. Sì? Sì, Ah, perché sono non è solo la prima contento. volta che me lo dicono. Boh, io Però così. ripreso da poco. Ma perché io guardo molto. 6-7. 6-7. Ah, 6-7. Bello, mi piace quella canzone in brasiliano lì. Che dice tipo lì, il professore 6-7. Ichi ni san san ichi ni san ichi ni san san ichi ni san. Ma cos'è, giapponese questo? Yes. È quella canzone di tutta strana con il video in IA. Ah, non l'ho visto. Col telefono. Boom! Vai, vai, picchia con questo cazzo di sabo, vai, vai maestro, maestro Ricky, vai. Maestro Zuro Ramp, Zuro Ramp. No ragazzi, non l'ho preso la guida di Kai. Ma chi è? È quello il lì tipo che fa i video giapponese nei che fa prati? sì, nei prati. La roba è che secondo me nelle 1 è difficile fare una guida. Poi partite ne ho fatte tante sul sim. Poi il mazzo è difficile, quindi non so quanto una guida. Cioè, secondo me Serve un coaching. serve giocarlo tanto, secondo me il mazzo. Il mazzo è difficile, è punitivo. Poi quando schiappi sei troppo forte. Però va giocato bene, devi trovare tutti gli auto possibili. Ma io Così. non lo so. E non poi lo la roba so. che mi ha turbato è che ha messo la prima parte gratuita. Io ho guardato le liste che gioca e in tutte le liste gioca cane. Quindi mi ha fatto pensare che secondo me non è che ci ho capito così bene. Perché non si gioca più, mo? Perché i matchup in cui matchup a caso sei già sopra. E contro i matchup in cui lo vuoi sono settati. Fa meno in mano. È una carta high roll, secondo me si può giocare tranquillamente senza. Sì, è un po' una scammata. Magari vinci le È partite a forte, caso. anche contro Nami, a volte è forte soltanto perché ti fanno Zeus sopra, si prendono la vita e non ti fanno Nami quel turno. Beh, però tipo Però- contro il mio mazzo è forte se non vedo la perona. Tipo contro Campana molto forte. Perché ci Poi sta è anche se comunque hanno, giocato. se hanno una risposta comunque non è detto che È la Winmore, vedono. esatto, secondo me è un po' Winmore. Però scusa, ma non è Winmore secondo me, perché il cane tu lo fai a early game, no? Lo fai solo a turno 2. Solo a turno 2. E quindi non è Winmore, è una win condition in più, perché tipo tu la peschi. No, se perché magari l'altro quella no- partita se non fai cane. Che cazzo ne so, magari fai il Frankie, fai il Reiju, fai qualcosa, fai il low. Però non la chiudi il turno dopo, i 2 turni dopo, che ne so. No, ma tanto tu puoi gioco contro. Vabbè, sì, giusto. Cioè, Gioco contro, tengo tutta la board. Tipo adesso contro Sabo non gli è rimasto un pezzo, ho fatto soltanto il Bartolomeo. Io Bartholomew. frizzo un turno e poi faccio Signor Pink, riprendo il freeze, tolgo Sabo, frizzo l'altro. Finita lì. Ma ti frizzo tutto, cazzo, è il cervello. Eh, Ma ti sono venuti più lisci i capelli oggi, eh? perché ho messo subito il cappellino Ci sta, così anche. e quindi sono meno mossi. Cos'è questo? Ma bro? le ritrovate? Ah, assaggia. Kiwi? Cos'è? Tu vuoi assaggiare questo? L'hai assaggiato? Cos'è? È il popcorn, mi sembra. Ah sì, lo prendevo. È croccantissimo. No. Lo prendevo, è croccantissimo. Ma hai mischiato con qualcos'altro, è troppo dolce. Può essere che anche la nicotina Ah. cambia. L'ho presi di marca la nicotina, quindi. No, non ho la kiwi, è la Wenax. Strano il gusto, sembra. Sa di amaro del capo. Non lo so, mi sembra un amaro. Io l'ho presa perché mi ricordava un po' le paffe. Ma cos'è kiwi? Fruit Gaba, che cazzo è? La guava. Un frutto, credo, non so come si è fatto. Boh, carino, carino però. È perché sto cercando di capire un po' i gusti, quelli che mi piacciono di più. Io ho sempre i miei tipo 5 gusti che giro. Perché quando Però cambio ho provati tanti. mi pento sempre ogni volta. Sì, devo smettere con le sigarette, ragazzi, fanno solo schifo le sigarette. Almeno Sì. queste hanno dei gusti buoni, non puzzi. No, ma poi uno può anche smettere pian piano. Cioè, adesso Io conto questa nicotina 2. Io ce l'ho alta, ce l'ho 7. Ci sta. Sono molto nervoso. Come?
Nami è veramente un mazzo di merda. No, no, dai. Spero veramente che chi giochi Nami, No. veramente gli deve venire, non lo so, c'è qualcuno. Lo puoi fare che ti si vede così trovo una clip così. Mi faccio sedere. Sì. Allora, però Così sono meno in difficoltà, grazie. mi raccomando non esagerare Allora, le parole, Chiunque gioca Nami Sì. è veramente peggio di chi gioca Enel. È scarso come la merda e sono riusciti, a far vincere perfino Gigi Amato un cazzo di Reggio. Senza di quel mazzo lì non avrebbe vinto un cazzo e con questo chiudo. Puoi salvarla. Grazie, Montre. Mi hai Un applauso a risparmiato- Gigi. Mi hai risparmiato almeno un'ora e mezza. Succami il Posso cazzo. dire a difesa di Montre che stasera non ha detto che scopo tutti. Stasera non l'hai detto. Non l'ha perché, detto perché fuori. sapeva che succedeva, godo. L'ha detto in live però. Godo. E niente ragazzi, ci mancava un po' la rosicata del Montresolini. Ragazzi, meno male che ha fatto questa scenetta un Minchia, attimo veramente. così perché sono senza clip. Il broker ha senso materiale, niente benzina. Io faccio una proposta alla chat. Se voi durante le live Sì. clippate e le clip mi piacciono, io vi pago 10 euro a clip. Ma no, ma che cazzo fai? Sono 10 euro è tanto. Va bene. Io me le accollo se qualcuno fa questa roba. Ma mettigli un easter Praticamente- egg, mettigli il nome dell'account dentro il video. No. Pagamento. Sai quanto tempo mi risparmio? Vabbè, Tantissimo. Cioè, tipo, tu conta, scala 160 euro, 16 lire. Da quello. E io dico, io lavoro Sì, è vero, molto risparmio di meno. tempo però. Tantissimo. Allora ragazzi, quindi appello ufficiale. Quindi appello. Aiutate il broker. Aiutate me. 10 euro PayPal. Fatturati. Perfetto. Siamo a posto ragazzi. Faccio io, vedi, Maestro Monks? Tanto non li pago, loro fanno le clip e rimangono salvate su Twitch, su. Sto scherzando. No, comunque se qualcuno... No, Ma non anche vi un pago, bene- anche non un vi pago. benefattore, dai. Però se fate clip mi aiutate tanto e mi rendete il lavoro più lineare. Beh. Perché a volte tipo capitano live in cui trovo 5 clip una dopo l'altra Ma tanto e live dove non c'è niente. Perdi più tempo a guardare che a farle. Cosa? Perdi più tempo a Perdo guardare. più tempo a guardare le live che a fare beh, i video, sì. sì. Già questa è un'ottima clip da mandare alla finanza, dice Kiwi. Un Ho detto che fatturo, ho detto Ma che, infatti, che cioè, faccio la scusa, fattura. Ma no, ma perché loro ce l'hanno in testa, devi per forza... Cioè, capito, se tu lavori in proprio, cioè, finanza. Qua ragazzi, tutto. Allora, noi impariamo. siamo dei grandi sostenitori. Io amo lo Stato, amo la burocrazia. Un saluto a chi era? A Stepney. Un saluto a Stepney, il cui povero commercialista ha fatto qualche errore. Che poi alla fine $1 milione di euro. no, alla fine Sì, era erano innocente. assolti, sì. Era innocente, cavolicchio. Buonasera Drake. Attenzione! Roby! Ciao, Roby De Golia. 10 mesi, grazie di cuore, Roby. Ah, il maestro Zuramp dice che ti manda le clip, però vuole del pimp di giallo al posto di 10 euro. Costa di più di 10 euro il punto giallo. E beh, tu fai una colletta, gli fai 20 clip, allora gli fai una carta. Ci può stare. Hai ragione, maestro Kiwit. Meno male che me l'hai detto. Eccoci ragazzi, full cam, eccoci qua. Mi ero completamente... non me ne sono neanche accorto che era finita la partita. Ma siamo messi a parlare. Eh sì. Il maestro Rob dice tieniti pronto che prossimamente torno. Chi ha vinto? Ha vinto Lucy ragazzi, non lo so. Pronostici, chi ha vinto? Minchia, non ho visto chi ha vinto, porca puttana di merda. Allora, di base vince Lucy, però non lo so. Ha vinto Lucy, mi fido. Mi fido, va bene Nel ragazzi. matchup dico, poi non lo so. Mi fido di voi. So che a me non mi trollate. Se era Montre magari a lui lo trollavate, ma a me no. Le bet adesso ve le pago? Oh, ma che cazzo è? Ma qua è diventato... cioè... minchia? Ho troppo caldo. Cioè, devo ma uscire un qua... attimo. tutti vogliono le bet. Sì, ma c'è gente che prima ha fatto la bet. 52.000 punti si stavano giocando. Io l'ho messo la 33.000 e l'ho presi tutti. Io Ma ho 0 per punti adesso. forza che poi hanno i soldi pure per farci un minuto intero Gamblano. di audio. Porca puttana. Nissan. 5 clip, spedizione gratis su Montre Store, 10 clip, 15% di sconto su Montre Store, 20 clip, sleeve de Montre. Robe così ci starebbe. Ragazzi, 20 clip di Montre, va bene.
Minchia. Va benissimo. Stai facendo gli affari qua. Va benissimo. Ma prima che vai posso andare a prendere delle cose da mangiare? certo, sì, sì. Perché inizio ad avere la golina. Arrivo subito, eh. Ah. Questi capelli, ragazzi, lunedì taglio i capelli. Sono molto più fresco. Io sembro un coglione. 20 clip tappetino? Si può fare. Non ho OnlyFans per adesso. Ragazzi, ricordo a tutti, per chi non ha seguito in quest'ultimo periodo, che tra poco nel mondo di One Piece c'è una grande novità. Cosa ci sarà a novembre? A novembre ci sarà una crociera. Una crociera dedicata a One Piece, la OP Cruise, in cui chi si qualifica, perché adesso sono anche tante tappe local dove la gente gioca, poi finale vince la crociera. Verrete lì, tutto pagato perché crociera si sa com'è, non devi pensare a niente. Mentre gli altri lavorano, voi sarete in vacanza, nella vostra crociera giocarvi pure a One Piece. A farvi un torneo dove potete vincere, c'è un case mi sembra, più altri side. E quest'anno i side sono compresi, sono 2 main mi sembra. Parte da Barcellona, si torna a Barcellona, quindi capite bene il livello della crociera. Ci sono io, ci divertiremo come i pazzi. Quindi venite in crociera, OP Cruise, non mancate. Oggi ho veramente perso tempo e non ho trovato clip. I tornei qualificazioni dove si fanno? Allora, dipende un po', devi informarti un po' in zona tua. Tipo qua a Torino ce n'è credo un paio. Uno sicuro. E dove lo fanno, quelli che sono convenzionati, puoi provare a scrivere alla pagina di OP Cruise. Scrivere, ma in zona X c'è qualcuno che fa i tornei qualifier per l'OP Cruise, cazzi e mazzi, così? E probabilmente qualcuno mi risponderà. Non so bene come. Così, tra l'altro a breve, nei prossimi 2 mesi, uscirà un bel video che farò per loro, per la OP Cruise. Ma non l'hai già girato, devi andare lì. No, devo ancora pensarlo. Ma lo giri là, no? Nella nave. Non lo so, credo anche uno prima. Ah, anche una prima? Perché sulla nave già ce l'hanno il tipo. È quello di che fai allora? Tipo... Non lo so, faccio "Oh, ragazzi!" Tipo i tuoi montaggi lavi buxiani. Tipo un po' alla Marco Mervino. Sì, tipo, sì, quella roba là. Ragazzi, è arrivata l'OP Cruise! OP Cruise! No, però non farla esplodere, cazzo, No, OP Cruise, cioè... OP Cruise! No, mettici una bella di quelle, sai, quelle sirene delle navi, tipo... Oh, tipo è arrivato OP Cruise! È arrivato OP Cruise! E poi mettici delle cose in base, tipo, in che città vanno, che cazzo ne so. Barcellona! Ci metti degli animali di Barcellona, Gli animali di Barcellona sono i tossici, tipo. No, meglio di no quelli. Sono quelli che tornano con no, non c'eri prima, Vabbè, con l'aereo mettici- delle 5. Mettici dei monumenti, no? La Sagrada Famiglia. Che sbucano così in culo, poi arriva lui. Tipo OP Cruise, boom. Quando gli altri lavorano, tu puoi divertirti. Porca puttana, Socio palazzone devi dire anche. Socio palazzone. Inga il campione, ti lascio la sedia. Arigato gozaimasu. Quindi mi sa che farò una cosa così perché è quella che posso fare più serenamente. Ci può stare, perché ci può stare. È nelle mie corde fare quelle cose là. Vengo in crociera oppure per perché venire essendo nel che non c'è sedere di Montre, ma ci sono io, Montre. veramente lo faccio io il video, mi riprendo, faccio tipo Rock! Rock in and crociera! rock! Figo! Rock! Rock and rock! Godo Marco Merino, mio padre per sempre. Lo amo. A me piace. Lo conosci? Sedia a 2 gambe. Sì. Forte anche Con quello. Poldo. Ma è Poldo o no? No, sono 2. Se ne due gambe Poldo. Mi piace lui. Sì, fanno le collaborazioni, fanno un sacco di video insieme. Ah. Tra l'altro adesso non so chi segue Marco Merino, tipo io lo seguo. Io Poldo. C'era il meme che tipo Poldo e Gamba a 2 gambe copiavano Marco Merino e Sdrumox. Vabbè, sì, sono ispirati, No, ma c'è tipo un meme portato avanti anche da Dario Moscio, quella gente là, sì. Una bella situazione. Non c'è Montre in crociera. Ma scusa, serie di trasmissione consecutive. Vuol dire che è entrato 5 volte in live. Minchia, ma si prendono i punti pure così. Porca puttana, ma questi sono fidelizzazione. cazzo. Snipe Pokémon non perde più perché è troppo forte. Sì, bella merda. Comunque io. Ah, no, sì, il meme, credo. Io i punti li ho pensati, di fare 1v1 con Montre, scegliamo il mazzo di Montre. Marco Merino ha fatto una cosa. Ragazzi, si può scherzare su tutto.
Un saluto a Frusciante. Chi è già? Ah sì, quello ho che è capito morto. chi è. Sì, l'ho Io guardato un paio di video. Sì, cioè Io lo non seguivo, no, tanti. guardavo le recensioni. Non tanti, però tanto. sembrava simpatico. Sì, poi faceva i criticoni. Vabbè. A me non dispiace, però non è la mia comicità preferita, No, diciamo. a me quella roba li fa spaccare. Non lo Marco Merino è lo tipo guardo. Teach. Teach. Perché? Guardi Teach, guardi Marco Merino uguale. Ma matto. di mood? Sì, Oh. è Teach. Teach liebe Teach, ragazzi. È Teach un po' gay. Ah, vabbè. Sì, così. Ci sta. Ma comunque anche Teach è gay. O no? Teach è gay? Sì, No. sì. Sì. Sì, ragazzi, sì, ho deciso così. Ma quindi pronostici per Varsavia? Enel sopravviverà alle Nami? Maestro Reichel, era la domanda che ho fatto prima. Tu non vai però a Varsavia. Non sono riuscito a prendere un ticket. Ho Lucca e Venezia. Allora, ragazzi, secondo me il torneo lo vince Miok. Miok, ragazzi. Dai, io spero che magari vinca anche un Lucy. Sì? Ma sì, per bilanciare un po'. Così la gente gioca a Lucy e io gioco a Enel. Vabbè, ma non vale così. Vabbè, ma contro Nami te la cavi? No, fa schifo il matchup. Non è 100-0, però è brutto. Ragazzi. Arancia, carota, limone. Cos'era una canzone? Per me Luffy Campana vince. Può essere, maestro aspetta, tu non Puffo. puoi andare live, giusto? Che due coglioni. Perché non puoi? Te lo dico dopo. Non si può. Vabbè. Vabbè, non è venuto spontaneo. Calgara lo vince. Luffy Campana non arriva a 10 don contro Nami. Minchia. Parole forti, maestro Reichel. Parole forti. Allora, ragazzi. Aspettate che tolgo un casino sto facendo. Fatemi sedere bene. Allora, ragazzi. A breve. Ma perché ho la... No, va bene, dai. Inizia tra pochissimo, ragazzi, il terzo turno del Best Local Mondo. Siamo qua, siamo qui. Il meta di oggi... Lori, ti amo. Cosa? Lori, ti amo. Sì. Ciao Lori, grazie mille. Non so di cosa, ma grazie. Ti amo davvero. Grazie. Allora, maestro Claudio. Grazie. Il meta di oggi è scritto in sovraimpressione, fissato nella chat, ma te lo leggo comunque. Abbiamo 47 player, oggi torneo cappato, incredibile ma vero, Inga quello fiero. 11 Nami, mazzo più giocato di oggi. 9 Lucy. Poi abbiamo la bellezza di 6 Luffy Yellow, 6 Ace, 4 Enel e per finire 3 Mihawk. Il resto tutta merda ragazzi. Molto bene, molto bene. Allora ragazzi, volevo dirvi che sto ancora aspettando che i contrappendenti si siedano al trono per vedere chi vincerà questo incredibile turno 3 del Best Local Mondo. Nel frattempo ragazzi, piccolo sponsor ai miei fratelli piemontesi, ai miei fratelli di Alba. Un saluto ragazzi alla grandissima azienda Ferrero. Grazie di cuore ragazzi di fornirmi questi incredibili merenderi misteriosi. Arrivo, maestro Puffo. Sei un cazzo di porco. Sei un porco. Maestro Puffo, vuoi pronostici per farti i soldini, cazzo? Va bene, va bene. Allora, ragazzi, pronostici. Andiamo subito a farlo, però anzi ti ringrazio che me ne dimentico sempre. Quindi andiamo subito. Avvia il pronostico. Avvia il pronostico. Chi vince? Allora, vediamo chi c'è. Abbiamo questo incredibile scontro, adesso vi metto anche la cam ragazzi, tranquilli, la cam del match. Nami contro Luffy Y. Luffy Y ragazzi, abbiamo Allora sono Chic con sì? Luffy Campana contro Luca Bragagnolo con Nami, che Luca è il ragazzo che prima ha battuto Montro. Ok, grazie. Prego. Allora abbiamo Luca contro Cic.
Ragazzi, ho messo, se non mi ricordo male, 1 minuto, dei pronostici, perché non è che potete guardarvi la partita e poi scegliere chi votare. Quindi, ragazzi, 1 minuto di pronostici, mi raccomando. Puntate, bettate, fate quello che dovete fare. Ricordatevi che questi punti potete utilizzarli per questo momento, per evidenziare i vostri messaggi importanti, i vostri insulti del Montresolini Paparini. Quindi potete usarlo per questo. Ma potete poi anche metterveli da parte perché stiamo revisionando in questo momento, in questo periodo, in questa settimana i punti canale che verranno aggiornati a breve. Quindi se avete una grossa quantità, una somma ingente di punti canale potete utilizzarli per poi usufruire di svariati servizi che metteremo a breve. Quindi ragazzi, mi raccomando, fate le vostre bet, vincete, perdete, sucate. Tutto quanto. Fiu a Very Wellington. Andiamo. Sì, ragazzi, ne ha persa già una Montre. Purtroppo, ragazzi, è così. Comunque, Very Wellington. Alright, that's my coin in the night. Allora, allora ragazzi, andiamo a vederci questo terzo turno insieme ai contraprendenti. Abbiamo il maestro Luca Bragognolo e abbiamo il grandissimo Cicc, ragazzi, dall'oltretomba, eccolo qua, dalla mummia del sarcofago d'oro. Sì, grazie mille maestro Kiwit, grazie mille. Topperia Buxiana. Allora, intanto nel frattempo io mi mangio la mia merendina. Momento ASMR, ragazzi. Merendina. Ecco ragazzi, merendina. Adesso basta con questo momento ASMR. Allora, questo è un matchup che cosa posso dirvi? È un matchup. Vediamo un pochino cosa succede. Secondo me, non so dirvi chi vince, ma il pronostico cosa diceva? Cosa avete votato per la maggiore? Così mi date una mano. Chi vince questo matchup, ragazzi? Questo matchup è 100-0 per Nami, maestro Kiwit. 100-0, ragazzi, 100-0. Non ce n'è per nessuno. Può andarsene a fanculo allora il maestro di Luffy Campana. Io tifo per il giallo. Tifiamo per il giallo, ragazzi. Miglior colore di questo giochino, minchia. Buonissimo, ragazzi, con tutta la gola allippata, perché io parlo troppo quando sono in live, quindi mi fa sempre male la gola. E mangiare queste cose è una goduria. Veramente la cosa più buona del mondo. Ah, Luffy Campana, vecchio poco. Minca male. Mi raccomando, ragazzi, adesso stappiamo anche un po' di tè al limone, ragazzi. Mi raccomando, tutti a bere il tè al limone, non alla pesca. Allora, a me Nami piaceva un sacco nel meta di OP11, OP12. Ora come ora mi fa ribrezzo. Questa è un'opinione molto molto forte, maestro Staus Kid. Cosa dire? Diciamo che Nami nel meta di OP11, OP12 neanche me lo ricordo, però se devo essere sincero era un pochino scarso, Non lo so. Quindi, però ci può stare che ti piaceva. Allora, il maestro Kiwit ha fatto all in su Nami, sei un grandissimo poco. Però tifiamo per te, maestro Kiwit. Allora, dov'è il mio Kinder Bueno? Allora, vediamo un po' come si sta sviluppando la partita. Ecco che arriva la Nico Robin in curva, si pesca la vita, si rimette la vita, tutto in culo. Bellissime, ste bustine sono micidiali, ragazzi. E arriva un wiper che porta via la Nami, che è molto molto comoda per i giocatori di Nami. La Young Girl, non è Nami quella, è Young Girl. Però comunque un bel pezzettino.
Allora, di nuovo è il turno di Nami. Vabbè, ovviamente la vita va rivelata perché... Oh no. Oh no. Oh no, ragazzi, Oh no. Ragazzi, vedete anche voi quello che vedo io? Si è bloccato tutto. Vero? Si è bloccato o non si è bloccato? Mi vedete ancora in live? Rispondetemi se ci siete. Ok. Ok ragazzi, devo andare a controllare che cazzo hanno combinato. Qualcuno ha toccato qualcosa forse. Arrivo subito. Oh ciao Andrea. Vai tranquillo, però faccio commento. Ragazzi, sono tornato. Ma che cosa vi devo dire, ragazzi? Che cosa cazzo vi devo dire, ragazzi? Ci hanno cacato, ragazzi. Basta, sciopero. Terzo turno a fare in culo, ragazzi. Le bet... Le bet in culo. Le bet non lo so. Le vediamo, vi dico dopo chi ha vinto. Non so cosa fare, ragazzi. Praticamente ci hanno cacato. C'era un ragazzo lì che purtroppo con il piede ha staccato la presa. La presa del computer che abbiamo fuori, che sta riprendendo la partita. E questa presa è stata staccata per svariato tempo. La batteria del computer si è scaricata. E la batteria del computer è quella che alimentava tutto quanto. E in questo momento il computer si è spento. I ragazzi stanno giocando e non posso, diciamo, mettermi, insidiarmi per riaccenderlo e per risettarlo. Sabotaggio, esatto, maestro Free to Play. Quindi ragazzi vi chiedo scusa, ma comunque devo un attimo rispettare anche i giocatori e non posso mettermi lì perché il computer si trova dietro le spalle di un altro che gioca. Quindi è un attimo... vorrei trattenerlo dalle forze dell'ordine, cazzo, perché noi qua stiamo lavorando, porca puttana. Però vabbè, non lo so, cose che capitano, non lo so. Dovremmo mettere un cartello vicino alla presa, non lo so, che cazzo è, sai. Ci mancava questa, porca puttana. Cavolicchio. E niente, quindi è successo questo, ragazzi. Adesso Brock è di là, poi appena finiscono i ragazzi di fare la partita e mettiamo a posto, quindi tranquilli. Nel frattempo io farei qualcosa di diverso, di divertente. Aspettate che mangio un attimo questo... Incredibile, buonissimo. Allora, clamoroso il bueno. No, maestro Lopex, non saboto niente. Non sabotiamo niente, tranquillo. Dopo mi faccio dire chi ha vinto. Vi dovete fidare di me, ovviamente. Ma io mi fido di voi, voi vi dovete fidare di me. Quindi... Allora ragazzi, mentre aspettiamo che succeda qualcosa, mentre aspettiamo, come non ci fidiamo Shadow Pollo? Ma come non ti fidi di me? Allora ragazzi, mentre dovete insultarlo, non dovete fidarvi, ma di Inga dovete fidarvi ragazzi, non potete non fidarvi, cioè... Allora, io volevo leggere... Leggiamoci
le figurine di OP16, visto che prima me le chiedevate. Andiamo a vedere un po', perché io era da un pochino che non ho guardato niente in realtà. Quindi ce le andiamo a guardare insieme appassionatamente. Ma sono tutte in giapponese, ragazzi, qua. Comunque. Allora, ragazzi, preparatevi. Tutti gli esperti di OP16 riuniti. Qui tutti i ragazzi che stanno già testando OP16 perché siete dei poci. Mi raccomando. Aspettate che chiudo un attimo tutte queste pubblicità schifose. Ok, andiamo. Eccoci qua, ragazzi. Allora, siamo qui nella situazione onirica. Mettiamo, se si può mettere il set, sì. Perché c'è anche tra l'altro, ragazzi, qua questo qua, lo starter deck che non mi ricordo se esce prima o dopo OP16. Fatemelo sapere. Dov'è qua l'espansione? OP16, eccolo qua. Allora, quindi Maestro Estaskid dice Ace monorosso sembra forte. Ok, andiamo a rileggercelo, perché io, ragazzi, avevo visto questa carta quando è stata spoilerata al mondiale, però io ho detto, ma scusa, mettiamo le carte che adesso escono per questo mazzo qua, le mettiamo in Ace rosso-blu, che secondo me è più forte, però magari è più forte questo, non lo so. Active main, una volta per turno scegli fino a un Monkey di Luffy character o fino a un character Whitebeard con 8000 power o di più guadagna rush durante questo turno. Ok, beh, comunque è forte. È un'altra tipologia di mazzo, diciamo che non si può comparare. Sì, questo è alternative e sembrano molto molto carine le alternative di questo set comunque. A me piacciono parecchio. Molto belle. Sanji rosso più forte, sì, direi di sì. Vediamo che tra l'altro solo queste carte hanno spoilerato di OP16, ma non c'è un cazzo. Ma scusa, io ogni volta vedo carte di OP16, ma sbaglio io ma avevano spoilerato altre cose, no? Vado su Tsuno, ma qua adesso non ho l'accesso a coso, a Instagram, ragazzi. Ma cos'è tutta sta camorria? Mamma mia, questo sito è inguardabile. Beh, sempre queste le carte sono. Vabbè, continuiamo da qua. O forse magari c'è... Forse qua? Niente. Vabbè, iniziamo a leggerci i leader. Facciamo una cosa alla volta, tanto. Comunque, mi ricordo che ci sono queste carte qua che non erano male. Abbiamo il Vista che può rivelare una carta con 8000 di power dalla tua mano, peschi 1, on play questo. Poi Don per 1, quando attacca KO fino a 2 a 2 pezzi dell'avversario con 2000 base power or less. Carino, carino. Una merda, cioè non lo so. Sì, la mazza Rebecca. Ovviamente questa carta diventa forte in base un po' al meta, agli archetipi che ci sono. È forte in realtà. Hai ragione, maestro Eustaskid. Dipende un po' dal meta, perché se ci sono tanti bloccherini piccolini, allora Penel fa male. Sì, questo è vero. Effettivamente è molto forte se c'è nel meta Enel ancora. Hai ragione, hai ragione. Poi abbiamo invece l'Edward Newgate, l'ennesimo. Vediamo un po'. Allora, nel tuo turno il tuo leader guadagna double attack e più 2000 power. Pezzo di merda. E questa, ragazzi, è un'abilità statica, cioè non è che lo fa una volta sola. Cioè tu ce l'hai in campo ogni volta che è il tuo turno, hai più 2000 e double attack. Questo è bello forte. Maestro Rashiran Montreche sta giocando, che ha raccontato un po' in live che non è molto di un umore, diciamo, molto fiua.
Però è venuto anche a salutare, ogni volta che finisce la partita viene a salutare, sto commentando io, adesso stiamo cazzeggiando perché ci hanno sabotato il partitozzo, e quindi un cazzo. Ah, minchia, è vero. Eh sì, se ne hai due, ragazzi, prende più 4000, perché non dice che... dice più 2000, quindi può essere cumulabile, sì, esatto. On play puoi rivelare due character con 8000 dalla tua mano. Questi 8000 preciso qua invece. Dai, scegli un tuo opponent character meno 6000 power in questo turno. Molto forte. Gioca Enel, sì, sta giocando Enel Viola Montre e lo gioca senza i cani, ragazzi. Questo comunque è molto molto forte. Ah, è vero, maestro Jin. Questa qua va abbastanza in sinergia con Vista, la carta che abbiamo visto prima. Perché se tu il turno dopo fai questo, ci sta. Se tu lo fai in curva, diciamo, a 10 don fai lei, c'hai 2 don da mettere poi sotto Vista, volendo, e poi spadellare tutto. Ah no, non è vero, non funziona. È vero. Mamma mia, ragazzi. È facilissimo confondersi, a quanto pare. Bene, andiamo alla prossima figurina. Prossima figurina, ragazzi, Monkey di Luffy, verde e blu, porca puttana di merda, una combinazione di colori che non si vedeva da un po' di tempo, mi ricordo Sanji Sesso Samba, quindi blu-verde, active main una volta per turno, if the only character on your field are impel down, quindi se i tuoi pezzi, i tuoi personaggi sono impel down, devono essere solo impel down, ragazzi. Set up 2 of your don. Ok, stappi 2. Quindi una volta per turno, se tu hai solo pezzi impel down, stappi 2 don. E Buggy Prison Break è un Cavendish permanente. Luffy Prison. Quindi giochi quel Buggy che non fa picchiare. Vediamo un po'. Abbiamo Ivankov. Però scusate, if the only character in your field are impel down. Qua dice devono essere impel down, ma possono essere anche altri tipi di carte. Quindi per esempio, vabbè, immagino di sì. Quindi questo qua si può giocare, perché questo è impel down e ovviamente rivoluzionari armi. Penso di sì, perché anche dice deve essere solo. Deve essere impel down. Almeno impel down, ok. Allora, questo è un drop a 4, 4000 più 1000 counter, on play, look 3 card from the top of deck, riveli un impel down, aggiungi mano, il resto lo metti in fondo, play one character card, hit cost 2, questo non è male. Ok, questo qua è un sercino che guarda 3 carte, aggiungi un impel down e poi puoi evocare dalla mano un drop a 2 inferiore. Carino, questo è molto carino. Tra l'altro si potrebbe giocare anche in Sanji, in Zoro e Sanji, questo, Sesso Samba. Va bene. Poi, prossimo leader, ragazzi, Buggy Bibuxiano. E lo paghi 2. Stupendo. Ah beh sì, lo paghi 2 perché con l'effetto del leader, effettivamente. Allora, questo qua, vediamo un po', questo mono blu, ragazzi, don per 1 una volta per turno. Questo effetto può essere attivato quando il tuo l'impel down character viene rimosso dal field. Gioca fino a un prisoner of impel down card from your hand. Very Wellington. Cos'è, un archetipo? Quello che mi stavate dicendo. Impel down. Impel down. E che cazzo è? Ah, Prisoner of Impel Down è il nome della carta. Drop a 6, 6000 più 2000 power. Puoi giocare qualsiasi numero di copie di questa carta. Questo fa veramente strano. Cioè, quindi veramente il mazzo. Questo mazzo lo giochi un bel po' di questi, immagino. Non è che ne giochi solo 4. Ne giocherei un po'.
C'è anche la Treasure Rare. Almeno 20. Minchia. E quindi giochi questo e fai le combine con sto leader qua. Beh, non è male, non è male. Carino, carino ragazzi. Non penso sia rotto, ma vabbè, carino. Comunque ci sta. On play peschi 1, don per 1. Quando attacca questo character base power become the same as your opponent leader. Ah, ok, questo è tipo una specie di mini Mr. Chu. Che però lo fai con il leader, non con i pezzi. Molto carino. Poi abbiamo anche questo. Active main, puoi trashare questa carta, peschi 2. È un pezzo dell'avversario con costo 9 o meno, non può attaccare fino alla fine del prossimo turno. Fino alla fine della prossima fine turno. Molto carino, questo è forte. Molto molto bene. Poi Sengoku, ragazzi. Incredibile, Sengoku. Chi è? Brox. Hai messo a posto? O stanno giocando ancora? Stanno giocando, sono 3-0 Ok. comunque. Ho beccato un altro Lucio. Bravo, bravo. Stavo guardando le carte di OP16, ti Però ricordi? ho fatto una partita stranissima, non avevo spell, avevo fatto soltanto pezzi. Pezzi. Solo pezzi. Strano. Hai Stranissimo. giocato contro Luffy. Lucy, quindi tutte le Ah, volte, no, tutti Lucy. i turni devo cercare qualcosa per togliere. E tipo, il primo Sabo non ho sviluppato pezzo perché non avevo né gamma né un cazzo di niente, non avevo almeno 1000 da dargli sul pezzo, devo fare departure. Cioè, lui fa Sabo, devo fare departure, quindi non faccio drop. Len è rimasto lì, stappa tutta la partita perché era sempre un 2. Strano. Partita un po' strana. Partita veramente strana, però beh, poi ho cominciato a ciclare tutte le cose. Avevo tipo 3 regi in mano, 2 low, 2 Franky, ho detto che cazzo gioco, faccio un pezzo a turno. Capita ogni tanto E quindi così. cercavo, ok, faccio Franky, scatto le carte per cercare la gamma, tutto così. E sei Poi riuscito? con Len riesco a prendere la gamma per il dopo. L'importante è riuscire a trovare le figurine che ti servono. Sì, sono poi. riuscito a risolvere tutti i turni e poi l'ultimo turno, se mi facevo l'ultimo Sabo, lo risolvevo perché poi ho pescato il Senior Pink e vabbè non l'avevo ancora visto. L'ultimo pezzo che mancava, cazzo. C'erano 2 Senior Pink e riuscivo a risolvergli anche l'altro Sabo ma non c'aveva Sabo, quindi fare becca, tappo, non Tappo, posso tappo, staccarlo perché stappo. a Leo. Me ne lavo. Tappo, 15 faccia, muore, se no però c'era anche 6, cioè 5-6. Però aveva 5 carte in mano, per le 15, 5-6. Era un po' duro. Con 2 non open, sì, avevo contato era matematico. Comunque, praticamente qualcuno ci ha staccato la corrente, Brock. Ah, non funziona? Di là la partita? Eh no, perché si è staccato. Praticamente hanno staccato la corrente e si è scaricato il computer. Allora, vediamo un po', ragazzi, nel frattempo che sistemano la postazione. Allora, Sengoku viola. Active main. Puoi far tornare 8 of your active don. Quindi fai meno 8 don attivi. E giochi fino a 3 ammiragli type character con nomi differenti dalla tua mano. Non lo so, ragazzi, questo sembra... Cioè, comunque un bel minus. Anche perché non lo puoi fare a early game, devi aspettare comunque di arrivare a 8 don. Il turno dopo non hai un cazzo di niente di don. Capire, esatto, capiamo un attimo, andiamo a vedere gli ammiragli, perché se gli ammiragli poi sono sbroccati magari è forte lo stesso. Vediamo. Allora, iniziamo a leggerci. Kuzan. On play. Add up to don. Card from your don, deck, rest. Ok, quindi già questo è buono, quindi quando entra rampi 2. E ci può stare, almeno andiamo un po' a equilibrare l'effetto, il meno 8. Active main, una volta per turno don meno 1 fino a un opponent character che è un active blocker durante this turn. Bah, allora. Montre sta giocando. Sta giocando Montre? Boh.
Maestro Reshiram, non possiamo vedere il match, le carte le conosciamo. Maestro Reshiram, vorrei farti vedere il match, ma purtroppo siamo bloccati. Siamo bloccati perché qualcuno ci ha staccato la energia elettrica e si è scaricato il computer, ma stiamo arrivando, Adesso stiamo giusto aspettando che i ragazzi finiscano la loro partita perché mi sembrava brutto mettermi in mezzo al loro tavolo perché il computer si trova proprio tra le gambe di uno di loro. Quindi non potevo fare altrimenti, ragazzi. Continuiamo. Allora, comunque questo qua non fa bloccare. Ok, carino però. Don -1, give up one your opponent character meno 6000 power fino alla fine dello... You may rest... Chi Ho è? vinto. Bravo, Montre, hai vinto! Contro Enel. Sei contento adesso? No. Perché? Perché chi gioca giallo è un coglione. Ma no, ma non è così. Sì. E niente, ragazzi. Sei più professionale del Montre, grazie. Grazie mille. Comunque, allora, questo qua. Active main, una volta per turno puoi tappare un Don. Se il tuo leader è Navia. Ragazzi, ma queste carte fanno un po' cacare, No, maestro Xenia, non gioca giallo. Borsalino, una delle art peggiori di sempre. Allora, peggiori ce n'è di peggio secondo me, però comunque non è incredibile. Add one Dawn card from your Dawn deck active. Ok, vabbè, uno stappato, uno tappato. Rampi di 2. Poi -2. Ok, questo diventa un blocker se fai Dawn -2. Niente, ragazzi. Questi qua fanno un po' cacare, non ne vale la pena farsi -8. Ah, poi abbiamo Yamato Nera. Non me l'ero completamente dimenticata. Quando un character Land of Wano viene giocato dal tuo cimitero prende Rush. E come li evochiamo dal cimitero? Non c'è dato saperlo. No. Ok. Ah, fammi leggere questo che ero interessato. Ah, figo. Hanno messo le X nelle manga. Ah, è vero. Molto molto carino. Trovo che sia una bella soluzione. Praticamente qua c'è la X sulle carte che non possono mai ruotare perché ragazzi le manga non possono mai ruotare di formato. Sì, sono molto carine le art dei leader. Tra l'altro non mi ricordo se ho tipo un effetto Mandela o mi ricordo bene, ma mi sembra che le hanno fatte vedere anche dal vivo le art ed erano molto carine. Allora, Montre, sai cosa è successo? Cosa? Che qualcuno ha probabilmente staccato con il piede la presa elettrica del computer. Sì. Si è scaricato il computer. Sì. Mentre commentavo si è spento. Sì. E quindi ho dovuto cazzeggiare tutto sto tempo. Brock? Beh, no, Brock no, ma gli ho detto di aspettare un attimo perché mi sembrava brutto penetrare nei tavoli dei ragazzi visto che il computer sta in mezzo a loro. Adesso mi sa che lo sta attaccando, penso. Vado a vedere. Barry Wellington. Allora, come state, ragazzi? Io ho vinto da Enel giallo. Ragazzi, sono 2-1. Ho perso prima da Nami. Nami è veramente un mazzo di merda. E da veramente, non devi avere delle braccia. Cioè, è veramente da coglioni. È veramente da coglioni. Cioè, ragazzi, Nami è peggio di Enel OP05. È ancora più stupido. Una roba vergognosa. Io adesso... Vediamo un attimo, dovrebbe Buonasera, vedere. sì. Partita. Ah, devo aggiornarlo. Come cazzo si aggiorna? Questo. Che cazzo è sta merda?
È popcorn. Popcorn. È buono. Arrivederla, puffarapato. Vabbè, prima che arriva Brock vi faccio aggiornare la Ma scelta. no, ragazzi, ma non ha nessun senso. Non ti Nami. piace popcorn? No, popcorn fa schifo. Vabbè, ma perché sto capendo... quali sono- Sempre fumato questo, ragazzi. Sempre fumato, gol di Virginia Verde, dagli albori proprio. L'ho detto Xenia, l'ho detto prima. Cioè, sono riusciti a creare un mazzo in cui il dottor Luigi Amato è riuscito a vincere un torneo. Se non avessero creato Nami, Gigi non avrebbe mai vinto un cazzo. Cioè, ora, penso che ci sia proprio una dimostrazione logica. Nami è un mazzo da 104. Ma non è Nami detto. è un mazzo da 104. Punto. Gigi ha vinto un torneo. Sì. Gigi ha la 104. No. Ma non è vero. Ah, non ce l'ha? No, non penso. Ah, no? Non penso. Ah, vabbè. Ma scusami, Montra, ma se tu sai... Tu utilizzi la macchina per andare in giro, no? Sì. Ma se tu sai che per arrivare da un punto A a un punto B c'è una scorciatoia, Devo fare il VIP a Rob. non utilizzi quella scorciatoia per vincere? Ma no, ma ragazzi, dai, per favore. Dottor Rob, le faccio il VIP subito. Lei è troppo avanti rispetto agli Perché altri. cosa ha fatto? Perché... Perché non la gioca lui? Perché anche lui c'ha la 104? lui ce l'ha. Ah, lui ce l'ha vero? Lui ce l'ha. Grande Ci sta, Rob. bravo, Rob, Rob, ragazzi, Rob è veramente uno dei migliori. Io non ho mai visto... Come Rob ce ne sono pochi. Sì? Simpatico? Sì, Rob è veramente... Aspetta, ma Rob non è il ragazzo che io sì. gli ho dato pure le carte io anche? una certo, il dottor Rob. volta? Ah, minchia, ma sì, lui è bravissimo, certo. Dottor Rob. Devi venire più spesso, cazzo. No, Maximo, mi dissocio. Ci dissociamo. No, maestro Maximum, questo è troppo No, ragazzi, generalistico. non vado a Varsavia, non avevo il ticket, vado a Barcellona per settimana. Poi Eh. abbiamo Venezia, poi abbiamo Lucca. Eh. Poi abbiamo Tolosa. Tolosa ci facciamo la macchinata, 8 Sì, ore. minchia. Poi forse ci facciamo il treno. Ma non andate a mangiare un Poi ho kebabone? preso Utrecht. Ecco, Utrecht è buono, il kebab. No, Utrecht no. È buono l'hot dog. E poi ho preso... Basta, quanti ne hai presi? Ne ho preso un po', ragazzi. Ma li vinciamo anche o li prendiamo? Ma ragazzi, io spero di fare una top 8 qua. Ormai sono diventato un ex giocatore, non ce la faccio più. Beh, ma ci sta, a te non capita mai che dopo che arrivi, tu hai tipo un traguardo, una passione, arrivi al massimo esponente, Ma poi io basta, non... cosa devi fare ancora? Non è il mio formato questo, ragazzi. Ma non è mai il formato di Montre. Giallo è troppo forte e io impazzisco. Qual è stato il Cioè, tuo adesso ho formato? vinto Daniel, mi ha triggerato tutte le vite e ne avrà Ma è nel messe tipo giallo? 9. Sei stato l'unico a beccare nel giallo, è l'unico in sala. E vabbè, ma Mangiapuffi, ormai è il mio lavoro. Cosa ha scritto Mangiapuffi? Se andava a fare tutti questi tornei in giro, mia moglie mi preparava la valigia per andare sotto i ponti. Vabbè, Dottor però Mangiapuffi, se il tuo lavoro se ogni che devi seriale fare. che porti a casa su 30k, se lo metti tua moglie ti fa anche un ciucciotto e ti dice No, vai. no, non si ma è dice vero, così, ma è così, no, ragazzi. Sì. Ma non c'era bisogno sì. di dirlo, Ma però. no, ma è la verità. È chiaro no, che se perché Mangiapuffi comunque va a fare i bisogna tornei farlo- ma e bisogna- prendi il cazzo, è ovvio che poi ti dici vai a Ma fare le no, valigie. ma quello però bisogna farlo a prescindere, quello non perché in base alla vincita. Ma no, cioè, però è chiaro perché che se bisogna tu... Ma amare no, sempre, ma ragazzi, no? ma Amare sempre, ragazzi, Ma in no. qualsiasi contesto, Ma in dottor qualsiasi... Mangiapuffi, il ciucciotto glielo può fare tutti i giorni assolutamente. Era soltanto... Ecco, bravo Mangiapuffi, diglielo. Era soltanto una risposta. Mi prepara la valigia per andare sotto i ponti. Però se tu porti 30k a casa, quando torni a casa dopo essere andato all'evento ti fa un ciucciotto, anche se te li fa tutti i giorni. Hai capito quello che ti dice? Quindi te ne fa due. Te ne Uno fa due, del- ti uno fa un del ciucciotto, giorno, quello che ti doveva fare di solito. quotidiano. Poi vai al torneo, torni E c'è il 30k, bonus. tiri giù i pantaloni e vai c'è il bonus. minchia, bomba. E dici amore, 30k di ciucciotto. Bonus ciucciotto. È ciucciotto, è chiaro che se te Certo, Mangiapuffi certo. vai a giocare e prendi il cazzo, tua moglie ti dice scusa ma per andare fuori spendi i soldi e giochi a prendi il figurini di cazzo. merda, così. È chiaro che cambia la situazione, no? ragazzi. I Dio soldi fanno la felicità. Ma non è che i soldi vanno a fare la Fanno felicità, però fanno i ciucciotti. cioè, capisco anche che uno mi dice se vado a fare tutti questi tornei, mia moglie però Cristo Dio.
Certo, certo. Cioè, io farei ciucciotti a 30k l'uno. Se fossi la moglie o se Ma fossi... minchia, ma ragazzi, mi date 30k, ciuccio tutto il giorno. Vabbè, ma mica 30k gli danno al giorno. perché il maestro Mangiapuffi Eh. se vince non è che gli dà tutti e 30k a lei, o no? Si danno tutti... Magari si vuole comprare qualcosina lui anche. Kiwit, mia mamma dopo che ho dato il cazzo a Montre durante le Montre Sub mi ha detto sono fiero di te, allora meriti un regalo e mi ha regalato una villa a bordo largo di Garda. Minchia. Quando ha iniziato la frase pensavo, oh figliolo, mo ti do un ciucciotto. Ho pensato così. Spero di no, spero. Brutta scena sarebbe stata. Ma sì, Snippo, ragazzi. Vado a così. chiamare un attimo Brock. Eh, Ah, eccoti. ma ragazzi, così. Un attimo che è rimasto bloccato comunque qua. È rimasto bloccato. Partita. Ah no, si è sbloccato. Si è ok. sbloccato. Aspetta che qua hanno spostato tutto. Cioè, è chiaro che... Dove? Aspettassimo solo. Sto un po' sudando, puzzo un po', scusatemi. Tranquillo, tranquillo. Cioè, mi fai tutti sti discorsi, Mangiapuffi. Faccio delle domande. Vabbè. Che hai detto? Ma scusa, Mangiapuffi mi ha detto, se vado a fare tutti questi tornei mia moglie mi prepara la valigia e mi manda fuori casa. Ma moglie non ti ama. No, ma a parte quello. A parte E una quello. peggio dell'altra, A sì. parte Ma quello. altrimenti ti farei Però hai delle detto, se tu passioni. portassi a casa 30k a un Ti evento, dice, vai, ti dice vai. ti faccio anche un ciucciotto. Lui ha iniziato a far subito lo splendido dicendo, ma io il ciucciotto me lo fa anche senza... Però non vai ai tornei. E poi non giochi. Però non giochi. non Tu immagina giochi. che ti fai ciucciotti, vai ai tornei, 30k, che vita incredibile è. Madonna, Bellissimo. incredibile. Infatti guardate come sono sereno. Come una Pasqua, ragazzi. Vado a Beh, giocare. comunque c'è da dire Vado che- a prendere il cazzo io Ho bevuto invece. due monster e un caffè, Montre. Non mi Eh. sento benissimo. No, direi. Io vado a prendere il cazzo. Rispetto a due mesi fa che eri il bianco perché non dormivi. 3 mesi fa, quante cazzo era? Cosa devo dire? Non lo so, cosa devi dire? La vita di Gigi Amato, quella che hai descritto. Ma ragazzi, Gigi li voglio bene. Adesso Ah, è sì, entrato come pure. sta? Ora adesso. Pure nel. Come si chiamano le. E-sport. Negli e-sport. Ma vaffanculo, va. Ma no! Ma Anzi, sì. ma facciamo un video a collaborazione con Gigi, tipo una serie TV Ma in no, Napoli. che se lo merita Gigi, un bravo ragazzo. Ah no, porca quello troia. sì, dai. Ma meno male che siamo in tanti. Anche Bravo. perché chi cazzo doveva Bravo vincerlo? Gigi, bravo Gigi. E Non è- bravo Truscello soprattutto. Truscello? Eh. Un saluto a Truscello, io non l'ho mai visto lui. Per ora sono un cazzo enorme e tu li ho dati. Adesso vado a dare di nuovo il cazzo. Mi raccomando, l'umiltà prima di tutto, Ok, ragazzi, siamo tornati. Sono tornato, abbiamo ripreso le redini, ragazzi. Ah, io devo sapere... Gianni che gioca Campana contro il Mister che gioca Campana. Ok, ma chi ha vinto la partita di prima? Ciccio? No, ha vinto Luca Granello. Ok. Allora ragazzi, per chi aveva fatto la bet dello scorso match, abbiamo finalmente la possibilità di riscattare. Ha vinto Nami, ragazzi, bravi tutti quelli che hanno vinto, bravissimi, bravissimi ragazzi, bravissimi. Ok, andiamo alla prossima bet, maledetti porci, che vi prendete tutti i punti canale. E poi io ho paura, ragazzi, perché quando poi metto tutti poi le ricompense con i punti canale, io ho paura di qualcuno di voi che magari ci avrà 20.000 punti canale, 30.000 punti canale, e praticamente abbiamo rovinato tutto quanto. Però bisogna farlo, dai, quindi facciamolo. Prediction, avvia pronostico, chi vince. Allora, questi qua giocano Luffy contro Luffy. Luffy 1 contro Luffy 2. Qua va un po' a culo, ragazzi, mi dispiace per voi. Un minuto, incredibile. Mi sono dimenticato il nome dei player perché sono un po' stronzo. Quindi mettiamo l'incredibile. Ecco qua, metto pure il numero 2 per la bet di adesso e anche il numero 1 per la bet di adesso. Madonna santa, Mirror Campana, ma non si possono vedere delle partite un minimo più interessanti? Maestro Escanor, io sono molto contento che tu ti sia fidato fino a questo punto di me, ma purtroppo devo comunicarti che i turni non li decido io, purtroppo, ragazzi. Molto spesso diciamo che tendiamo a utilizzare il primo tavolo per dare una realtà effettiva del meta del torneo, dei vincenti di questo torneo. Quindi
se troviamo adesso al quarto turno il matchup di Luffy Campana contro Luffy Campana è perché siamo a guardare il primo tavolo. Sono molto contrariato, ma se posso spezzare una lancia a mio favore c'è da dire che l'unico stronzo che gioca mazzi de merda sono io, a parte qualche altro stronzo. E quindi diciamo, non ci sono io che gioco, chi cazzo, beh, è normale, cioè mettono sempre questi mazzi, alla fine è così, ragazzi, non ci possiamo fare niente, Il giochino è questo, ragazzi, il giochino è proprio questo. Non è che c'è molto da fare, molto da dire. Grazie, maestro Esca, grazie. Chi è a sinistra? Punto interrogativo 1. Vi vado un attimo a vedere i personaggi. Chi è a sinistra? Non lo so, vediamo un attimo. Allora ragazzi, non so dirvi chi c'è a sinistra, ma so dirvi chi c'è a destra. Il maestro wrestling. Quindi, ormai le bette sono finite, ma posso assicurarvi ragazzi che la persona da tifare è il maestro wrestling. Il maestro wrestling è un ragazzo, non so se qualcuno qua segue Maurizio Merluzzo. Maurizio Merluzzo, che è un grande youtuber di tutte le annate d'oro, la Golden Age di YouTube Italia, ha fatto un grandissimo format cotto e frullato e posso dirvi che in questo periodo, anche qualche anno fa, ha intrapreso una carriera nella WWE, però nel wrestling italiano, e uno dei massimi esponenti del wrestling italiano gioca qui con noi, è del maestro wrestling. Quindi lui è qui, adesso non posso dirvi il suo vero nome d'arte, perché così, diciamo che, quindi per me è un onore vederlo qua in azione, io tifo per lui sicuramente io tifo per lui. Allora, per fortuna almeno il meta ora è un po' più vario di prima. Questo è vero maestro Escanor, però non lo so, diciamo che i matchup comunque per me è il difetto più grande. Attenzione! Gedatsu in culo! E si becca una vita, porca puttana. Bravissimo maestro wrestling, bravissimo. Comunque scusate per questo piccolo momento di enfasi. Gli ho fatto Gedatsu, mi ha gasato Gedatsu, mi ha gasato. Ma non è successo niente perché si è preso la vita. Mi hanno detto i ragazzi che è un mirror terribile da guardare, però non lo so. Beh, ma c'è un maestro wrestling, è fortissimo lui. Sì, mi sono dimenticato i nomi perché mentre me l'hai detto stavo anche facendo... Non so chi dei due sia, però quello a destra però dovrebbe essere Ale Bernardinello a sinistra, che sarebbe il mister. Ah, allora sì. Dovrebbe essere Gianni Benvenu a destra. Sì, giusto. Quindi Peccato lui... perché Gianni non ha braccialetti, invece Ale gli ho visto un braccialetto. Ale. Ok, dai ragazzi, ci siamo. Inga, cosa metti sui capelli? Ragazzi, io metto la spuma. Niente, questo. Con i capelli bagnati metto la spuma. Ti piace? No, io ho i capelli liscissimi, quindi se non metto niente mi fanno schifo. Comunque. Lo sapevo, maestro Kiwit, che lo dicevi. Porca puttana di merda, va. No, sera fratello, son già... No. Metti la sburra. Molto ti rimane questo effetto bagnato. Ah sì, a me piace. La marca da spuma non mi ricordo. Non mi ricordo la marca. La confezione è bianca. E poi c'è una bandina rossa o viola, non mi ricordo. Spumax. No, comunque, ma tutte le spuma hanno questo effetto qua. Se voi le utilizzate con i capelli bagnati, semibagnati. Questo maestro Enjo è il quarto turno. Il quarto turno, ragazzi. Incredibile ma vero, in designer fiero. Comunque, stavo dicendo che rispetto al meta precedente,
Sicuramente questo è più vario, ci sono più mazzi, assolutamente sì. Ci sono però tanti mazzi di un solo colore che è quello del giallo, perché magari appunto c'è Luffy Campana, c'è Nami, c'è Calgara, vabbè volendo. Ci sono comunque, c'è una bella presenza di giallo che gioca sempre le solite carte staple, cazzi e mazzi. La cosa che a me non piace, che diciamo che la cosa importante per me era un'altra, cioè a me non interessa la varietà, diciamo. Mi sarebbe piaciuto vedere un meta dove i matchup non fossero così scritti, diciamo così. Poi io sono sempre un giocatore amatoriale, ragazzi, cioè prendete sempre quello che dico io con le pinze, perché magari è una mia percezione, poi non è così, però ho sempre un po' come la percezione che io magari becco quel matchup, so che è brutto, so che perdo. A meno che quello non casca dalla sedia o io faccio delle giocate incredibili, stranissime o sfiga un po', non lo so. E mi piacerebbe che ci fossero un po' anche dei matchup un po' più... Diciamo questo mi piacerebbe di più. Per me questo è più importante del meta vario. Che poi ci sono, cioè ci sta che ci siano matchup brutti, matchup belli, cioè è normale, un gioco di carte. Però, sai, almeno cioè, se io trovo quel mazzo, una risposta ce l'avrò nel mazzo per provare a vincere. Sì, no, no. Cioè, secondo me non ce l'ho quasi mai. Poi non lo so. Comunque io, maestro Magnamic, sto giocando la merda. Sto giocando Gecko Moriaro Coloria. È molto carino come mazzo, molto divertente, però non è un mazzo forte, fortissimo, è un mazzo anche un po' complicato. E non fa per me, perché non c'ho cazzi di studiare. Ma comunque anche se studi c'è di meglio, ragazzi. Non lo so che fine ha fatto Rocco. Quello è diventato un verifua, cazzo, non so. È lì nella società vera lui. Non lo vediamo da un po'. Cioè almeno io non lo sento da un po'. Ciao Rocco, ciao. Come disse il maestro William Tompizzi, Moria mazzo di chi ha la skill. Bravo maestro Matt, mica che figata di citazione che hai tirato. Maestro William Tompizzi, che tra l'altro non c'è oggi, quindi non so se magari sono andati a Varsavia. No, però vabbè, non è che vanno vanno il giovedì. Vabbè, alcuni vanno anche di giovedì o non vengono, perché magari partono domani, non lo so. Opinione su Crocodile. Maestro Detto, se devo essere sincero non ho un'opinione su Crocodile, perché ci ho giocato pochissimo contro e non l'ho mai neanche giocato io. Mi ricordo che sembra un mazzo noioso da avere contro comunque, perché un po' effetti un po' anti-meta, non lo so. Non ne ho idea, sinceramente proprio è uno dei mazzi con cui che so meno di tutti. C'è qualcuno che qui lo gioca ogni tanto, però a parte nel meta in cui è uscito, non ha mai fatto risultato qua da noi. Ai 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 ragazzi, c'è tutta la goletta impastata di... Non voglio essere scurrile, ma di, sai, no? Di quella sostanza lì che produce il nostro corpo, di catarrozzo. È un casino ragazzi, un casino. È noioso, ma se riesci a temporeggi vinci di base. Grande! Allora ragazzi, ritorniamo un pochino alla partita. Vediamo un po' che i ragazzi si sono apparecchiati per bene. Vediamo un po' quante carte ha in mano il maestro wrestling. Vediamo se ha abbastanza carte per pararsi. Ok, direi di sì perché è appena passato, quindi è il turno suo. Una vita per Ale. Vediamo un pochino se il maestro wrestling riesce a portarsela a casa, ma non me ne intendo, non so fare i conti, ma direi che sono così tanti gli attacchi che potrebbe essere che ce la fa.
Allora, iniziamo subito i picchio con Gedatsu di 6. 6 nell'umiltà, ragazzi. Un 6 che non so se avrei fatto 6. Perché, ok, che ha un don aperto, quindi quando in teoria ci sono dei don aperti e si potrebbero avere delle spell, solitamente si tende a picchiare simbolicamente, perché comunque così poi forzi l'avversario a utilizzare la spell magari su un attacco che è piccolo, anche se potrebbe coprire qualcos'altro. Però in questo caso ci poteva stare. Attenzione ragazzi, arriva subito Luffy. Così, bello poco. Gli forza ancora di più una brutta giocata che potrebbe essere quella della spell, perché gli andrebbe a far attivare l'effetto di Luffy campana, fargli vedere la carta nelle vite e pompare l'attacco. Quindi potrebbe essere un molto greve per il maestro Ale, che mi sa che qua l'hanno caccato nel puzzo. Quindi niente. Sì, maestro Kiwit. Non volevo dirlo con questi, diciamo, termini arcaici, ma direi che ci siamo ragazzi. Diciamo che non voleva proprio Bibu Ennetrix. E il maestro Ale è anche un po' demoralizzato, ha fatto il gestino con... Per forza. E niente ragazzi, andiamo subito a far riscuotere a tutti i grandi pronosticatori. Com'era ragazzi già il comando? Prediction. Ok, trovato. Andiamo subito a pagare. E avete perso ragazzi, Avete perso, Solo il 28% di voi aveva tifato per Luffy 2. Quindi un applauso a tutti i vincitori che hanno tifato il maestro wrestling, massimo esponente della WWE in Italia. Molto bene, sono contento per voi, sono contento per chi abbia vinto. Siamo di nuovo qua in full cam ragazzi. Intanto nel frattempo posso dirvi che nel dietro le quinte i ragazzi che hanno appena disputato la partita si stanno confrontando per capire chi cazzo ha sculato di più e chi cazzo avrebbe fatto la mossa diversa per portare a casa la vittoria. Ma ormai è stato così, non è che ci possiamo fare molto, ecco. Ha vinto il dado, per forza che vinceva lui. Maestro Kiwit, ma lo so, ma infatti che devi fare? È così. Molto bene. Allora, fatemi rispondere a un messaggio importante. Allora, arrivo subito poi, ragazzi. Eccoci, ragazzi, sono tornato. Win easy, ha vinto dado, per forza che diceva lui, l'abbiamo già letto, molto bene, ragazzi. E niente, è così. È così, ragazzi. Comunque, non lo so, ragazzuoli, non lo so. Ma stasera c'è un bel gara degli antichi? No, purtroppo no, maestro Matt. Non so come mai, ma a quanto pare è un mazzo che non è piaciuto. O comunque la gente che ha giocato Calgara, alla fine poi dei conti ha preferito optare, diciamo, più per Luffy Campana, che evidentemente è un mazzo un pochino più... non so come dire, è un mazzo diverso da Calgara. Però è un mazzo che se la cava meglio, ha più matchup positivi forse. Forse ha più matchup positivi rispetto... cioè, Luffy Campana ha più matchup positivi rispetto a Calgara. E siccome giocano le stesse carte, poi alla fine è questione di carte. Però, hanno preferito così. Il leader di Luffy Campana è molto forte e quindi la gente ha preferito quello. Almeno questo è quello che io so. Le mie conoscenze sono queste. Allora, dicevo, per venire al Best Local Mondo a giocare, basta scrivere su Instagram... Maestro Michele, assolutamente sì. Se vuoi venire a giocare al Best Local Mondo, ovviamente questo messaggio che dico è aperto a tutti quelli che sono di
di Torino, comunque anche quelli che vogliono farsi una passeggiata fino qua, ragazzi. Il negozio che ospita il best look al mondo, ragazzi, è l'Oblivion, Torino, qui vicino a Lingotto Stazione. È un negozio molto comodo da raggiungere col treno, ma da raggiungere abbastanza con tutti i mezzi, anche con il pullman, vicino anche la metro, tra virgolette. E niente, comunque io sono di Pinerolo, quindi è abbastanza comodo. Beh, direi di sì. Comunque basta tranquillamente, ragazzi, iscrivere alla pagina Instagram dell'Oblivion, però, quindi non quella nostra ovviamente, ma quella dell'Oblivion, che è del negozio in questione, Oblivion Torino. Potete scrivergli, solitamente loro aprono le iscrizioni di mese in mese, quindi adesso vabbè il torneo era cappato, però per esperienza, ragazzi, non vi rassegnate, perché in realtà durante la settimana c'è sempre posto per quello lì successivo, solitamente. Quindi se volete iscrivervi per esempio a quello della prossima settimana, penso che voi possiate farlo senza problemi. Sei zona Mantova, maestro Kiwit? Sì, direi che è difficile, anche so dov'è. Non mi ricordo la regione di Mantova, ragazzi, sono una capra in geografia. Quello è vero, maestro Matt, non ci avevo pensato, effettivamente. Ah, vicino Brescia, ok, adesso capisco meglio, sì. Effettivamente col treno poi per tornare è un po' un casino, perché se i tornei sono di sera, effettivamente. È vero. Comunque, ragazzi, se volete iscrivervi al torneo basta scrivere su Instagram all'Oblivion. Very Wellington. Allora, io intanto che qua facciamo un cazzo, ragazzi, volevo, per curiosità mia, ma non per fillerare, volevo vedermi che cavolo faceva Barbanera, perché ero curioso, ragazzi, che siccome non mi piace il mazzo che gioco Gecko Moria, magari prossimo meta, colpo di scena, arrivo io con Teach e gioco a baseball, vediamo un po'. Tutti i miei character più uno nel turno dell'avversario. Quando il tuo avversario attacca una volta per turno puoi scartare una carta con trigger dalla tua mano. Cambi il target dell'attacco sul leader o su un Blackbird Pirates. Carino. Inga, unisciti a me e giochiamo Yamato Nera. Maestro Matt, volentieri, non mi sembra, cioè, l'effetto mi sembra carino, però non sono uscite carte o sinergie adesso per il momento per capire un po' meglio, mi sa. Ci puoi giocare Boppy 14 Ser, bello, mi piace, ce l'ho già pronta nel mio mazzetto di Gecko Moria. Molto carino. E poi ci sono già delle carte. Che è sta roba? Sta cafonata? Ma che cazzo è? Allora, droppa 4 5000. Active discard on KO effect. Se il tuo leader draw one, then up when your opponent leader or character become 7000 durante this turn. Beh, mica male. Guarda su Spell Mana, ne escono ogni giorno. Adesso guardiamo allora. Vediamo, fammi leggere questa prima, poi cambiamo sito. On play puoi scartare una carta dalla tua mano, aggiungi un Blackpool Paracara with a cost of 6 from your life, flash to the top of your life card face up. Trigger peschi 2. Beh, anche questo mica male, cazzo. Sembra molto carino, dai. Montre sta giocando, sì, esatto. Allora, quindi tu mi hai detto di andare con effetto Moria, targetti lui e diventa un 7 easy. Bello. Ma no, aspetta, con effetto Moria in che senso? In che senso con effetto Moria?
No, Montre adesso non so quanto... Che turno, quanto ha fatto Montre. Vediamo un po', tanto tra poco torna. Comunque, guardiamoci il sito che mi ha detto il maestro. Che, com'è che si chiamava? Spellmana. Spellmana, vediamo un po'. Ah, su Spellmana, ragazzi, qua io vedo sempre le solite. A meno che... Ah, eccole, eccole. Le vedo, ragazzi, eccoci, eccoci. Allora, per Yamato ci sono drop a 8 e drop a 6 molto forti. Va bene, guardiamo. Guardiamo. Allora, andiamoci a vedere subito le carte di Yamato per un attimino, poi dopo torniamo su. Ok, queste carte infatti le avevo viste sulla pagina di Tsuno, mi sa. Ah, ma ce ne sono un po' di figurine bibuxiane, eh? Kinemon. Kinemon non è forte. Vediamo un po'. Mi? Adesso le guardiamo bene, volevo... Mi. Tutto quanto è uscito praticamente. Allora, andiamo a vederci queste carte di Yamato. Ditemi voi, ragazzi, le carte da leggere. Allora, Kinemon forte vero? Ok. Drop a 4 6000. Questo character è più 3 di costo. Ok, on play. Se il tuo leader Land of Wano, guardi 5 dal tuo cima del mazzo, livelli un Land of Wano. Ok, quindi mandi tutto il cimitero. Aggiungi un Land of Wano, ci può stare, va in sinergia col mazzo. Tra l'altro drop a 4 più 3 di costo, molto bene, molto bene. Tipo, te lo giuro, te lo giuro. Poi chi mi devo leggere? Il drop a 6 mi avete detto. Drop a 6, eccola qua. Yamato, drop a 6 5000. On play, draw 1 and trash 1, ok. Active menu, you may trash this character, play 1 Black Yamato character card with costo 8 dal tuo deck. Bello, bello, mi gasa questa roba. Ci può stare, drop a 6 e drop a 8. Drop a 8 di Yamato molto forti. Scomba con la Yamato costo 8. Con gli svari... Questo è Yamato... E questo è Yamato. Ah, quindi abbiamo 2 Yamato. Cosa? Unblockable, ragazzi? Quindi, ragazzi, ricordiamoci che Yamato quando muore un pezzo, no, quando evochi un pezzo dal trash, poi quel pezzo c'ha rush. Quindi tu evochi questo e c'hai un rush imbloccabile. On KO, play 1 of your cost 6 or lower Yamato from your trash. Quindi io posso... Cioè io posso evocare questa. La trascio, mi evoco lui e quando mi muore lui mi rievoca lei. Molto carino. On play, add 1 card with cost 6 or less from your trash to your hand. Then play one. Ok. Molto molto carino. Se hai Akuba sul terreno fai delle belle combo. E chi cazzo è? Andiamo a vedere chi è Akuba. Non è lui. Non è lui. Non è questo. Non è questo. Non è questo. Akuba è di OP5. Ah, di OP5. Come di OP5? E che colore sarà? Nero, immagino, per forza.
Mi state facendo investigare bello, eh? Akuba, eccolo. Ma siete dei porci, ragazzi, che cazzo è? Akuba. Dress rosa, però questo non è di archetipo, ok. Don per uno, when attacking you make KO one of your character other than this character. Give up on opponent character -5 costo durante questo turno. Può essere, allora non lo so se mi piace, maestro Sini, perché allora è carino che tu hai la possibilità di spaccarti un pezzo, però boh, cioè un po' droppa 5-6 mila che poi però non fa niente, cioè ti spacchi il pezzo. Però boh, non lo so. Ma per te è una merda il mazzo o è una merda questa carta qui? Però dai, divertente sembra il mazzo, molto divertente. Molto molto carino. No, beh certo, vuoi fare KO sulla Yamato Volpe, però... Ah, fatemi vedere anche un po' le carte di Barba Nera lì, che volevo vedere un po'. Droppa 1 più 2000. Draw 1 and KO fino a 2 opponent character with cost 1 or less. Forte, se c'è nel meta Enel. Molto carino. Allora, questo quando muore facciamo fare un danno all'avversario. Poi sulla trigger scarti uno ed evochi lui. Molto carino, ci sta. Classica carta di giallo. Aspettate ragazzi, il maestro Enjo ha dichiarato la sua combo. Attacchi con Yamato 6, la spacchi, evochi Yamato 8, attacchi. Poi con Akuba spacchi Yamato 8 che evoca Yamato 6 che attacca. E poi si spacca ed evoca Yamato 8 che attacca. E che mio padre trovò alla fiera... Ah ok, beh certo, questo è vero però. Perché effettivamente il rush può essere dato sempre, ogni volta che un pezzo rientra nel cimitero. Cioè rientra dal cimitero, quindi... Beh, non è male. Non è male così, effettivamente. Magari non è una carta che vuoi giocare in 4x, ecco, forse quello il fatto. Ho rotto nel culo, ho rotto nel culo. Ma chi? Mi ha trigato le prime 2 vite, bastardo. Ma chi è? Nami. No, nomi e cognomi qua vogliamo, Bragagnolo. Tavolo No, Brock. Mannaggia. Quello è anche vero, maestro Sini. Stiamo guardando l'incredibile meta di OP16, Brock. Lo sai che cosa c'è in OP16 che ci attende? Sì, più o meno sì. A me piace Teach. Anche a me, stavo guardando. Interessante, molto Teach. carino. Ma hai visto Yamato? Sì, fa schifo. Fa schifo? Sì, che cazzo deve fare? Ma più che altro non è brutta, Ma tu la conosci la combo di Akuba? Che fai Yamato 6, porto Yamato 8, Yamato 8 prende Yamato 6. Sì. Sì. Figo. Sì, figo. Figo, ragazzi, fighetto, molto fighetto. Veramente molto fighetto. E niente. Vado un attimo fuori. Vai. Sono un po' rallentato oggi. Come rallentato? Non mi sento bene, c'è la pressione bassa. Hai mangiato qualcosa? Fiua. Allora ragazzi, vediamo un po', continuiamo a leggere le carte di Barba Nera che sono molto molto curioso, quindi vorrei capire. Allora, maledetta pubblicità. Allora, Katarina Devon. Quando attacca scegli un tuo opponent character, questo character base power become the same at the character power until...
Oh, non è male, non è male. Un più 2000 anche. Trigger peschi 1. Play un Blackbird Pirate with cost 1 from your trash. Oh. Beh. Ok, ah, c'è pure lui. Se il tuo leader pesca 1 e sceglie un opponent leader or character meno 3000 questo turno. Ma questo non è male. E poi in più se tu lo puoi attivare nell'FA. No. Draw one card, then play one full-healed from your hand or trash. Cos'è un full-healed? Che cazzo è un full-healed, ragazzi? Active this character. Ah, ti cala stage. Perché abbiamo uno stage pure, eh? Che cazzo di stage c'è? Dov'è lo stage? Comunque mi piace molto il nome di questo. Abalo Pizzarro. Molto figo. Molto figo. Lo stage che searcha 3. Ah, ma non c'è qua però. Ah, quello di OP9. Madonna, ma quante cazzo ce n'è? Ah, ma quello classico? Quello che c'era già di OP9. Quello che conosciamo tutti, direi, vero? Sì. Ah, ok, ho capito. Ok, ho capito, ragazzi. Beh, non è malaccio. Sembrano divertenti questi mazzi. Adesso non so se saranno mai, diciamo, dei mazzi incredibilmente forti. Non so se saranno mazzi meta. Però sembrano molto carini. Vediamo un pochino, ragazzi miei. Allora, tra l'altro siamo al quarto turno appena finito e manca il quinto. Leggi Marco P16 rotto così. Oggi sì, maestro Gian, pochi Enel purtroppo. Allora, vediamo un po'. Leggi Marco o P16? Marco P16, l'ho visto, aspettate che lo devo prendere. È questo qua, immagino, il drop a 6. Sì, leggiamo Marco P16. Eccolo qua. Allora, drop a 6, 8000, non comba. If one of your character will be removed from the field by an open effect, you make a po' this character. Ok, se sta per essere rimosso un nostro pezzo per effetto dell'avversario, puoi mandare KO questo pezzo al posto di quello. E invece on KO puoi scartare un pezzo 8000 power dalla tua mano. Play this character card from your trash. Beh, molto bene, molto carino, sì, questo è molto forte. Bisogna capire quanti 8000 abbiamo, però già c'è lui con 8000. Lui è un 8000, non so se si giochi, però intanto è un 8000. Ah, boh, sono tutti 8000. Anche questo qua è un 8000. Direi che di 8000 ne abbiamo abbastanza, quindi penso sia molto sinergico come carta all'interno. Ah, pure questo, che cazzo è? Boh, comunque. Beh, sembra molto figo. Entra attivo. Eh sì, non c'è scritto niente, quindi entra attivo. Beh, molto interessante, ragazzi, molto interessante. Tra l'altro, se non mi ricordo male, OP16 esce. Quando esce OP16, ragazzi? A giugno. Non mi ricordo se a fine giugno o a metà giugno. Per chi lo sappia, ragazzi, in chat scrivetelo così lo informiamo tutti. Però comunque esce dopo Lucca, ok, dopo Lucca. Inga, questa live finalmente ha del serio content. Maestro Gian, grazie mille. Grazie di cuore. Non pensavo che fosse un serio content questo. Io, ragazzi, cerco di fare del mio meglio.
Però sapete, non è che sono un grande giocatore ormai di One Piece. Diciamo che io ecco, sono il classico esempio che gioco a carte perché ormai mi piace la compagnia, comunque lavorando sempre da casa perché sono un freelance, quindi lavoro a casa per il momento, non abbiamo un ufficio, uno studio, non ce l'abbiamo e quindi io sto sempre molto spesso in casa. Per me il giovedì è uno di quei giorni, tolto il weekend, che magari esco, faccio un po' di cose, almeno vedo un po' di gente e quindi niente, mi fa piacere ragazzi. Mans. Freelance di cosa? Sono un graphic designer e un illustratore. Facciamo per il momento grande clientone vibuxiano e Montresoli Paparini. Un grande saluto che è qua vicino a noi. Sempre meglio del Montre, assolutamente, maestro Gian. Ti ringrazio, non penso sia vero, però facciamo finta che lo sia. No, sì, io faccio il grafico, faccio l'illustratore e niente, questo è quanto. Perché avete tolto le canzoni dai punti canale? Maestro Lombatrix, ma te lo devo spiegare veramente. Purtroppo, maestro Lomba, è stato un disastro avere queste canzoni all'interno della live, perché non so se lo sai, magari anche tu sei uno di quelli, ma molti di voi hanno una quantità di punti canale che io neanche riesco a immaginarmi, perché c'è gente che non so come cavolo facesse, ma spammava i suoni in una continuazione incredibile. E quindi la scorsa settimana, che è stata la settimana X dove avevamo i suoni dei punti canale, sia io per primo che poi Brock anche questa settimana qua, abbiamo fatto veramente una difficoltà incredibile a creare dei contenuti reel, video YouTube, perché non riusciamo a fare nulla di senso compiuto, perché c'era un casino incredibile. Cioè, io ho provato a montare un video, volevo pubblicare un video di Roger. Abbiamo i miei 2 adepti in finale. Ah, vediamo un attimo che... Gianni Benvenu con Campana contro Luca Bragagnolo che gioca Nami. Sono i 2 ragazzi che sto seguendo. Ah, i tuoi adepti, Gianni... Ho capito, ma Luca ha schivato tutti i lusi. Vabbè, ma c'è anche un po' di culo. Nami versus Campana. Ok, che è Bragagnolo. E Benvenu. Boh, splittato. Molto bene. Molto bene, ragazzi. Comunque, quello che stavo dicendo è che stavo per creare finalmente per il meme un incredibile gameplay di One Piece da caricare su YouTube di Roger OP15, che comunque sapete, ragazzi, per chi ci segue è diventato ormai un meme incredibile. E volevo creare il video, ma porca puttana di merda, mi metto là. Ho detto allora adesso vediamo che gameplay prendere, che partite prendere. Ok, contro Nami. Molto bene, vediamo se Montre vince la partita. Ok, perfetto. Allora inizio a montarla, ragazzi. Pum 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 pop, e parte la canzone. E io dico Poi continuo e parte l'altra canzone. Continuo e parte l'altra canzone e ho detto vaffanculo. E quindi niente, ragazzi. Tra l'altro poi alcune canzoni erano anche sotto copyright, e quindi poi non potevamo monetizzare il video su YouTube per quanti soldi che non ci danno un cazzo di soldino. Però almeno quello, evitare anche, sai, le cose di copyright era meglio. Quindi infatti l'ultimo Best Local Mondo purtroppo non è monetizzato, perché... Ma bravo maestro Kiwit, vaffanculo a quelli che coprono il tappetino con sto tappetino viola, E quindi niente. Ho vinto il mirror. Hai già vinto? No, devo giocare adesso. Ah, Però ho vinto il mirror prima. bravo. Sei tu il campione di Enel. Sì. Ottimo. Ah, il pronostico, hai ragione, maestro Kiwit. Bravo. Il pronostico. Però aspettate un secondo prima del pronostico, perché non vorrei confondere i nomi. Ok, ragazzi, allora eccomi qua. Sono stato molto fortunato e ho indovinato i nomi. Quindi andiamoci a fare il pronostico. Chi vince tra Nami
e Luffy. Avvia pronostico, 1 minuto, va bene dai. Allora ragazzi, pronostico partito, fate le vostre scommesse. Abbiamo all'angolo sinistro Nami del maestro Bragagnolo, mentre invece all'angolo destro Luffy campanile del maestro Benvenu, cazzo, incredibile ma vero, Inga Designer quello fiero. Siamo qua, siamo tornati, l'ultimo turno del Best Local Mondo, edizione di OP15, ormai il numero delle puntate mi è stato perso purtroppo perché ne facciamo così tante che quindi non so a che numero siamo arrivati. Però siamo qua. Allora, i vecchi porci dei ragazzi che ci stanno seguendo, che ci stanno scommettendo, stanno iniziando a scommettere e stanno dicendo che vince Nami giallo-blu. Vediamo un po' se qualcuno vuole un po' tentare la fortuna e andare a bettare su Luffy Campana. Perché comunque il matchup non è polarizzato. Dai, su, dai, vediamo un po'. Allora, questa partita la vorrei provare a commentare, perché so che molti dei nostri ragazzi che ci seguono su YouTube guardano spesso anche e soprattutto l'ultima partita. Io nel frattempo nella mia testa sto già pensando alla copertina per il video di YouTube. Sono un po' a pensare, mi sa che faremo una bella situazione con Luffy Campana, perché cioè io solitamente metto il mazzo che vince, però è pieno di Luffy Campana, minchia, ce ne sono stati 50.000. Oggi è proprio il torneo di Luffy Campana. Allora, mi sono già perso subito chi ha vinto il dado, però vabbè, non è rilevante, vediamo subito un attimo, lo vediamo da chi inizia. I ragazzi guardano la loro mano, Nami mi sa che decide di malligare addirittura le pilette, incazzato nero, maestro Bragagnolo. Niente da fare, subito arrabbiato, mi sa che ha deciso di fare le pilette perché non era per niente soddisfatto della situazione. E va subito 5 turni, maestro Xeni, esatto, 5 turni, questo è l'ultimo. E poi basta, Andiamo a fare le pilette, è stato velocissimo, cazzo, una macchina da guerra, subito pronto per pescare la nuova mano. Anche il maestro Benvenu, maestro wrestling, ha malligato, belly Wellington, zona Hindu. Si va a smazzare e niente, cacato in puzzo, non si smazza. Quando fanno così ragazzi è brutto, Ma come procede, maestro Machine? Siamo alla finale del torneo. Questo torneo è stato, allora, sicuramente il meta piano piano si sta stabilizzando, anzi direi che ormai si è stabilizzato. Tanto giallo, molto giallo. E direi che questo è il torneo dei Luffy Campana. Direi proprio di sì. Luffy Campana, subito dopo anche Nami, abbiamo visto un bel po' di Nami. Montrelurido comunista, com'è? Montre sta giocando, ha vinto il Mirror, dice prima, e adesso dovrebbe essere X1, quindi vediamo un attimo cosa fa questo ultimo turno. Vediamo. Allora, Nami prende subito la vita e va a fare qualche cosa. Picchiamo di Nami. Allora, Kikunojo ti cambia la partita. Trigger. Molto bene, turno di Luffy Yellow. Tocca a lui ragazzi. Ha deciso di preservarsi la prima vita. Non saprei se sia stata una mossa corretta o no. Arriva subito il picchio, mi sembra giusto, mi sembra legittimo. Prima cosa si picchia e poi si vede cosa si fa. Poi si vede. Allora, viene presa la vita, subito 2 vite. Questo ragazzo è incredibile. Molto aggressivo, arriva subito Luffy ding dong e decide di passare il turno, non vuole farselo picchiare e ci può stare, effettivamente è meglio così forse. Vediamo, anche se in realtà no vabbè, giusto, meglio così. Ah, non può picchiare perché deve avere 6 donne, ragazzi, scusatemi, è che alcune cose le do per scontate e quindi niente. Allora, entra subito Borsalino incazzato nero e questo è il motivo per il quale lui abbia preso tutte queste vite a inizio partita. Tanto c'era il Borsalino, giustamente. Allora, Maestro Machine dice: se continueranno ad esserci mazzi come Nami, il gioco morirà. Non lo so, Maestro Machine. Allora,
Ti dico, se posso dirti la mia opinione, non penso che il gioco morirà. Sinceramente è molto complicato che muoia, ecco. Ci va veramente una quantità di tempo incredibile. Ci sta secondo me che comunque sia, per quanto magari le persone possono odiare il colore, odiare questo meta, così cos'ha, però ci può stare che ogni tanto alla fine tocca a tutti, ragazzi. C'è il meta dove è forte verde, il meta dove è forte nero, il meta dove è forte rosso, cazzi e mazzi, blu, eccetera, eccetera. È giusto che anche il giallo possa diventare poi un mazzo forte. E questo è il turno un po' di giallo, tra l'altro. Non c'è mai stato un vero meta dove il giallo fosse un mazzo forte forte forte, nel senso ci sono stati momenti dove magari c'era Enel OP05, Katakuri che erano mazzi forti, però non avevano mai fatto veri risultati consistenti, eccetto in America. In America facevano comunque risultato, mentre invece in Europa non hanno mai fatto il primo posto, per esempio, di tornei, se non mi ricordo male. Adesso qua la situazione è più ufficiale per il giallo rispetto a quelle lì che facevo d'esempio. Però non lo so, cioè il gioco secondo me ci sono altre le pecche del gioco. Secondo me è un discorso di stimolo. Nami come altri mazzi sono troppo facili da giocare. Il gioco è così, non saprei. Io la cosa che posso dirti, il mio parere, non riesco bene magari a commentarti come dire, a darti un'opinione su quello che hai detto te, ma il mio parere per quanto riguarda il gioco è che è un gioco che ti deve piacere soprattutto per competere, perché se cerchi un gioco per divertimento, secondo me, non so se ce ne sono altri, però magari qualche altra alternativa c'è più divertente, perché questo comunque il gioco di One Piece è fatto apposta per competere, secondo me. Poi il divertimento uno lo può trovare sicuramente, anche semplicemente il fatto che ci giochi con gli amici, con i tuoi amici, la tua community, no? Quindi ci giochi per quello, e poi comunque anche i viaggi, anche il competere è un divertimento. Quindi lo trovo molto molto competitivo, no? Perché comunque i mazzi sono abbastanza statici, abbastanza, come dire, rispetto ad altri giochi di carte, comunque è un gioco molto più statico, più legnoso. Legnoso non nel senso dispregiativo, però è più su dei binari precisi, mentre invece altri giochi hanno molta più fluidità a livello di mosse, ste cazzate qua. Quindi questa è la mia opinione, diciamo. Mi piacerebbe vedere qualche tipologia di carta nuova, cioè intendo proprio, esistono gli eventi, esistono i character, esistono i leader, esistono le spell. Mi aspetterei dopo 3 anni di gioco una nuova carta, una nuova tipologia di carta, non lo so, mi piacerebbe vederla, o comunque una nuova meccanica, una nuova keywords, non lo so, una nuova qualcosa di nuovo, che cazzo ne so, facciamo i counter, le creature counter, i character counter, che li puoi giocare nel turno dell'avversario, non lo so, ovviamente sto sgravando, magari, però qualcosa di nuovo, ecco, una ventata d'aria fresca. Mi piacerebbe qualcosa di questo tipo, ecco, secondo me, più che, cioè, che ci sia il giallo e meta, sinceramente non me ne frega, anzi a me in realtà mi piace anche, perché almeno è uno di quei colori che ogni tanto dà qualche piccolo sguizzo di casualità, e quindi anche per me che magari devo commentare le partite, a livello di guardare magari e a livello di commentare è un po' più divertente rispetto magari ad altri mazzi che non hanno quel fattore di casualità effettivo, e quindi poi è anche un po' noioso secondo me. Quindi sono contento in realtà anche che ci sia il meta del giallo, ma poi un po' per tutti, no? Ci sta. Leader che si girano tipo quelli di Dragon Ball Fusion. Sì, anche. A me un'idea che mi era venuta in mente era questa qua, tipo dei frutti del diavolo, che ne so, magari creare delle carte frutto del diavolo che sono un po' degli incantesimi di Magic, no? Che tipo delle carte che hanno delle abilità statiche che rimangono in campo e danno dei bonus magari. E li puoi dare solo, cioè li puoi giocare solo con il personaggio che ha il frutto del diavolo. No, beh, sicuramente non devono sbilanciare il gioco, però alla fine, Maestro Kid, noi siamo i giocatori, no? Quindi noi sogniamo, ci sminchiamo con tutte le nostre idee strampalate
Sì, praticamente è uno stage, hai ragione maestro Lopex, però direi qualcosa di un po' più caggioso, un po' più croccante, che cazzo ne so, ma anche è uno stage, hai ragione, però a livello concettuale secondo me è mentalmente un po' diverso. Immaginati il disegnino del frutto del diavolo tutto bello infuocato di Ace, che cazzo ne so. È un'idea, però comunque come stavo dicendo per il maestro Kid, buonanotte maestro Kid, buonanotte. Però quello che dicevo, adesso noi dobbiamo anche fantasticare un po', poi sta a loro, no? A loro sta a bilanciare le cose, magari trovare un'idea buona, un'idea brutta, la scarti. Sì, io dicevo stile artefatto, incantesimo di Magic, esatto. Ci sta che comunque che cazzo ne so, fate qualcosa, vaffanculo. Esatto, maestro Gen. Mi piacerebbe. A me sinceramente mi piacerebbe. O anche la barca può essere, che so, anche una barca. Visto che sono tutti pirati, visto che hanno tutte le barche, facciamogli una carta barca. Una bot card, fiua. Dovrebbero imparare a allocare le carte ai leader. Questo effettivamente in alcuni casi ci sta. Io sono contento alcune volte, a me piacciono però i mazzi good stuff, no? Che hanno, diciamo, questa sorta di possibilità di avere le carte più carine, più belle di un colore, metterle tutte insieme in un mazzo, secondo me è figo, cioè un po' mi mancherebbe sinceramente. Poi hai ragione maestro Fra, perché molte volte tipo il Gecko Moria droppa 8 nero, quello che si giocava in OP6, in OP7 eccetera eccetera, in OP8 è stato veramente una rottura di coglioni. Però comunque il mazzo di Nami è figo, no? Che tu puoi giocare tutte le carte fighe di giallo, tutte le carte fighe di blu. È una cosa un po', diciamo che è molto un concetto alla Magic, più che magari un concetto a giochi nipponici, no? Perché nei giochi tipo Yu-Gi-Oh! Per esempio, o anche Dragon Ball Fusion World, ma anche Master Set, che è quello che c'era prima dell'uscita ancora di One Piece, in questi giochi gli archetipi sono molto più, cioè molto più concentrato sugli archetipi il gioco, mentre invece per esempio Magic è più concentrato sui colori, no? Quindi ci sono molti archetipi di mazzo, di tipologia di mazzo, aggro, midrange, control, però poi tutti questi qua hanno le carte sempre quelle, sono, no? Soprattutto nei formati Eternal magari, e quello mi piace, è una cosa che secondo me ci sta. Però posso capire che magari per qualcuno che non arriva da quel gioco potrebbe un po' destabilizzare come cosa. Dovrebbero cambiare. Le barche sono già stage. Sì, quello è vero effettivamente. Però le sfruttano male allora, maestro Spazio Nerd. Secondo me potevano sfruttarle ancora più fiua, no? Che cazzo ne so, veramente qualcosa di più interessante. Cioè probabilmente sono dei soggetti. Anche prima io ho detto il frutto del diavolo, gli altri mi hanno detto alla fine è uno stage. Ok, però potevano, magari alla fine concettualmente avete ragione voi ragazzi, la stessa carta, cambierebbe solo il nome. Però vendimela bene, no? Quello dico io, cioè prendi un'idea e la sviluppi bene, cioè spremi tutto il succo, cazzo. Invece così tu per una carta sola hai dato la possibilità di utilizzare tutti i soggetti, quindi magari lo stage che sarebbe la barca, tipo sì, la bot di OP02 di Barba Bianca, però potevano essere delle idee strutturate meglio, anziché averne una sola, ne avevi tre. Ed erano tutte e tre fighe, potevi sperimentare di più, non lo so. Dovrebbero cambiare la regola del gioco che obbliga a giocare le carte non solo in base al colore del leader, ma anche alle keywords. Cosa intendi? Tipo nel mazzo posso giocare solo, cioè i rush li puoi giocare solo in un determinato mazzo, questa roba qua intendi? Più che altro se continuano ad esserci mazzi troppo facili da giocare, soprattutto forti come Nami, il gioco rimarrà sempre poco meritocratico nel confronto dei player che testano tanto. Allora, questo ti dico che sono d'accordo in parte, perché comunque ho capito che dietro le mosse in realtà di questo gioco c'è tanto da imparare, c'è proprio un mondo. Cioè veramente scacchi ragazzi, perché alcune volte io mi ricordo quando giocavo di più, che magari giocavo con Matte,
che comunque è stato un giocatore forte, è ancora adesso un giocatore forte. Io vedevo che magari se io scartavo un più 1000 o prendevo una vita all'inizio della partita, cambiava tutta la partita, ma erano dei calcoli veramente che tipo razzo della NASA. Quindi in realtà quello che dici tu, maestro, è vero, però in parte, perché comunque anche con il mazzo della merda, col mazzo che può sembrarti magari facile, c'è sempre quella variabilità che dai tu mentre lo giochi, che può cambiare effettivamente le sorti della partita, ma sono delle cose così sottili che magari manco te ne accorgi. Poi ovviamente è un mazzo da culo, che cazzo ne so, quello è vero, ci mancherebbe. Quello non possiamo negarlo. Stanno già sperimentando un po' di più rispetto a prima, cambiando il numero di Don Comene, lo Imu che ci mettevano lo stage. Quello è vero, questo è vero, maestro Lombatrix. Effettivamente rispetto a prima hanno iniziato un pochino ad annunciare, a cambiare qualcosa, e lo stanno facendo magari forse con i piedi di piombo, no? Perché se tu vuoi vedere altri esempi di giochi di carte, tipo facciamo finta Magic, diciamo Hearthstone, diciamo Riftbound anche, che sono tutti, io li chiamo i giochi europei, no? Che hanno questa tipologia di concept, di game design, che per me è tipo europeo, no? E questi tre giochi invece forse sono un po' esagerati, magari alcuni sicuramente non saranno d'accordo, ma ogni espansione aggiungono una meccanica. Poi magari così è troppo, Infatti nessuno ha mai detto che vogliamo una meccanica ogni espansione, è un po' forse too much, perché poi inizia a diventare un po' complicato. Però minchia, una volta all'anno, che cazzo ne so. Forse sì, stanno sperimentando, ma con i piedi di piombo. Vorrei qualcosa di più spinto. L'idea dei frutti è buona, chiamare Bandai, magari. Per me qualcosa arriva, dice il maestro Gen, lo speriamo. Il frutto non è per forza stage, potrebbero creare una nuova area di gioco per il frutto. Anche sì, esatto, sì, non deve essere per forza uno stage. Ripeto, alzando così tanto il livello delle carte, le colorless indirettamente aiuterebbero tutti e almeno sarebbe più equilibrato. Ci sta, ci può stare. Sarebbe carino magari andare a creare delle carte colorless che potrebbero avere degli effetti un po' generici, un po' anti-meta, in modo tale da poter avere la risposta. Un po'... che ne so, ecco, tipo in Hearthstone ci sono i colori, che in realtà sono le classi, quindi c'è tipo l'orco, lì c'è il cacciatore, lo stregone, il ladro, facciamo finta. In Hearthstone sono tipo i colori, no? Come può essere giallo, nero, blu. Poi c'è il colorless. E per esempio nel colorless mi ricordo che c'è, che ne so, c'è una carta che un drop a 3 spacca una tipologia di carta. E quindi quando nei mazzi, nel meta, c'è quella tipologia di carta lì, che era per esempio per chi giocava a Hearthstone i segreti, la gente metteva in monocopia, in 2 copie, quella carta all'interno dei mazzi, e non era male. Non era male, effettivamente hai ragione maestro Xenia, ci potrebbe stare. Buonasera Monkey di Rubix, buonasera. Sarebbe molto carino. Per me sicuramente faranno il colore bianco o altre meccaniche che possano inserire, o fare un mazzo che leva più le carte dal cimitero dell'avversario, oppure che si prende il controllo dei character dell'oppo. Beh, sarebbero cose interessanti, cose carine. Ah, figo, bravo maestro End. Il frutto potrebbe essere una carta che puoi usare una sola volta a partita. Anche. Sarebbe... minchia, figo. Bisognerebbe poi scegliere se metterla all'interno del mazzo o no. 4-1. Grande, Brox! 4-1 Quindi, non è male. sì, ho splittato il buono ma ho vinto tutte le win, le cagate. Bravo. Stiamo sviluppando un'idea da vendere a Bandai qua. Porca puttana, che avete pensato? La carta nuova, una nuova meccanica, il frutto del diavolo. Anche ci ho pensato di parte fatti. Sì, però adesso il maestro End, grande colpo di scena, mi ha detto il frutto potrebbe essere una carta che puoi usare una sola volta a partita. Anche tipo... Ci sta, perché se ne mangi 2 muori. Ah sì? Sì. Ah è vero, solo Barbanera può, e Barbanera invece ne ha 5. E gioca solo con i frutti. Gioca solo con i frutti Barbanera.
Ci potrebbe stare. Allora, vodi sulla K. Ecco, figo, anche carte che si possono attivare dal trash, hai ragione, maestro Machine, sarebbe molto carino. In Gundam ancora gioco acerbo, ma è arrivata una carta che interagisce anche col trash dell'avversario. Sarebbe figo, ragazzi. Allora, c'è forse una carta... cioè, ci sono state un paio di carte in One Piece che interagivano col cimitero dell'avversario, però... praticamente l'interazione era nulla, era una finta, fasulla, ecco. Però sarebbe carino avere qualche carta che interagisse con questa roba. Fiu. Allora ragazzi, abbiamo chiacchierato un bel po', fatemi vedere un attimo come sta andando la partita. Allora abbiamo la bellezza, non uno, non due, tre Luffy Campana Din 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 Don. La board di Nami direi che è veramente euforica, la bellezza di 3 vite ancora. E poi abbiamo invece il nostro Luffy Campana che, allora, non è malaccio, perché comunque avere 3 Luffy Campana, se gli fa botte di 15, se rivela una bella figurina dalle vite, un po' dovrà bloccare, quindi si attiveranno sti effetti. Vediamo. Nel frattempo, potrebbero fare uno stage che se la prende con Trash di Oppo. Sì, potrebbero farlo. Il fatto è che poi, essendo uno stage, magari non lo puoi usare in tutti i mazzi, quindi poi alla fine magari lo mettono in un mazzo di merda, non se lo incula nessuno. Dipende dal meta, quindi magari quel meta lì non se lo gioca. Ma Din Din Dong, bella quella canzone lì, cazzo, da piccolo l'ascoltavo un botto. Io vorrei delle carte che fanno scartare dal mazzo dell'Oppo. Tu vorresti tipo millare il mazzo dell'avversario. Ci sta. Ma in realtà sono un po' sorpreso che proprio... Io penso che in realtà questo che stiamo dicendo, ragazzi, sia un po' tutto un fantasticare. Perché l'avrebbero già fatto, penso. Perché comunque in tutti gli altri giochi Bandai... Cioè no, tutti no. Però in Dragon Ball Master Set, che è il primo Dragon Ball che hanno fatto, io ci giocavo. E già dalla prima espansione i mazzi erano molto diversi l'uno dall'altro. Proprio ogni mazzo aveva una meccanica a sé. Ogni mazzo. Cioè, ogni personaggio, ogni leader che facevano in Dragon Ball Master Set era diverso. Ed era figo, cazzo. Era simile a questo gioco qua. Però c'aveva quel qualcosa di magic, perché tutti i mazzi erano diversi. Poi c'era il meta anche lì, assolutamente. Però era figo. Tipo, c'era un mazzo per esempio che millava. C'era un Mega Control, che non mi ricordo più. Ha parato ora, ma Luffy non ha fatto effetto blocker. Comunque, stavo dicendo, c'era tipo Janemba, mi sembra, che era un mazzo super control e millava le carte all'avversario, ma piano piano. Quindi l'avversario poi dopo pam pam pam, allora moriva così. Poi mi ricordo, io giocavo Bulma, per esempio, Bulma rossa, che era un mazzo fighissimo. Tipo c'avevi sti blocker che quando morivano portavano un altro pezzo del mazzo. Poi moriva l'altro, tipo faceva la matriosca. E poi c'era un altro mazzo, Gohan padre e figlio lì, Kame Kameha, che cazzo ne so io, che era un mazzo che chiudeva in 4 turni. Cioè c'erano veramente tutti diversi. Era quella la cosa figa che mi manca un po'. Ma non è che mi manca da Dragon Ball, mi manca in generale. Altrimenti una cosa che possono fare, che già hanno fatto solo con una carta a One Piece, è creare carte Floodgate, ovvero che impostano una condizione al gioco dell'avversario. Tipo Buggy che non fa attaccare, costi 3-4. Allora sì, Buggy era una carta che io odiavo, perché io giocavo Bello Betty in quel meta, quindi mi stava altamente sui coglioni. Anche perché non c'erano praticamente delle vere e proprie risposte, o comunque le risposte erano molto scomode, quindi non potevi fare molto.
Però quando è uscita quella carta l'ho vista sui tavoli, ho detto ma strana, sembra una carta di Magic, perché in Magic ci sono molte carte così. Però mi ha fatto piacere d'altro canto vedere una carta di quel tipo. Quando crei colori in un gioco di carte e gli dai delle meccaniche uniche e poi sminchi tutto facendo fare tutto a tutti i colori, non ha più senso nulla. Hai ragione maestro Fra, purtroppo ci sta perché è bello avere delle identità di colori, però poi alla fine mi vengono in mente pochi giochi che pian piano hanno sminchiato questa cosa, cioè pian piano è nel corso della vita del gioco che poi succeda sta cosa qua. Forse ti dico che magari, adesso non è che sono un espertone, però Hearthstone per esempio l'ho trovato abbastanza quasi sempre identitario, cioè anche dopo anni e anni comunque mi è sembrato sempre di vedere una sorta di identità in base alle classi, mentre invece per esempio so che Magic ormai gli effetti classici hanno fatto tutto il giro di tutti i colori. Maestro Andy, sono appena arrivato, riassunto della live. Bella domanda. Riassunto della live, allora, siamo all'ultimo turno, questo torneo è stato dominato dalla presenza di giallo, abbiamo visto molti Luffy Campana, abbiamo visto abbastanza Nami e poi tutto il resto è stato abbastanza un contorno. Siamo all'ultimo turno, quinto turno, 47 player, il meta lo puoi trovare, maestro, nella chat fissato in alto se ti va di leggerlo. Domani comunque tutte le liste, tutto il meta analisi come al solito alle 2 di pomeriggio sul profilo di Montresolini Paparini. E niente, per il resto il Montre sta ancora giocando, Brock ha giocato, ha fatto 4-1. Montre sta giocando, vediamo se sta vincendo, non lo sappiamo ancora, ha perso una partita. Montre sta bene ragazzi, vi saluta, sta avendo un pochino di problemi diciamo così familiari tra virgolette, purtroppo, e quindi è stato un pochino assente questa settimana dal tubo e da Twitch, però è qua, quindi è venuto a salutare prima, tanto dopo saluta di nuovo, gioca a baseball con BMW e niente ragazzi, questo è quanto. Adesso stavamo parlando un po' con tutta la chat che cazzo potrebbero uscire di novità di One Piece, magari qualche meccanica nuova, qualche roba del genere. Questo maestro Lopex. Ah no, cos'è? Questo maestro Andy volevo dire. Chi è? Montresolini Paparini. Com'è andata? Ho perso. Pensa che, mentre tu hai detto che hai perso, il maestro Xenia ha detto che tu avevi già detto il risultato, 4-1. Aspetta che ti faccio capire il progetto. Ho perso.